Forse ci siamo? siamo? Forse ci vedete? Scriveteci qualcosa, ragazzi. E qua ogni volta è un calvario, perché 2 minuti fa non funzionava nulla, poi ho messo la VPN, ho messo l'hotspot sul telefono, per fortuna Google Chrome è partito, quindi Ragazzi, ok. diteci se ci vedete però, Diteci se ci vedete, che noi ecco, la manager sta spedendo Xanax, perché questi giorni mi servirà. Ci vedete? Sì. Qualcuno ci vede. Alejandro dice di sì. Perfetto. Ecco. Ok Sì, ci ragazzi, ben vedete. arrivati, ci siamo. Ciao a tutti Ma ragazzi. diretta brevissima, perché non sappiamo neanche, ho messo un po' di giga sul telefono, quindi ce la dovremmo fare, ma saremo più brevi. Una diretta veloce solo per un motivo. L'immagine di copertina ovviamente è stata per dirvi che ci dobbiamo separare un po' da voi, nel senso che forse ci separeremo da voi perché affronteremo una strada, perlomeno proveremo ad affrontare una strada molto disabitata. Sono circa 700 chilometri che si trovano tutti in quota, e tutti sterrati. Ragazzi, ne siete tantissimi, scorrete a gogo e io vorremmo salutarvi tutti. Luci, ciao, Luigi Barberio, da Marcellinara, Luci che è mia sorella, ragazzi, ne siete tanti. Allora, non vi abbiamo fatto preoccupare, ma in realtà è una preoccupazione che abbiamo un po' noi nei vostri confronti. Non si sono preoccupati. Il discorso è che, cioè, magari aspettiamo che qualcuno si colleghi, cioè nel senso siete tantissimi già. Paolo Alfonsini, bella Cichi, ecco, come Perry, giustamente, italianizzato, top. Paolo sempre numero 1. Sì, Paolito. Ciao Dani, miniatura pesante, dice Dani Go, è vero. No, cioè Dani, la scelta sarà la miniatura perché era carina, che io guardavo da un lato e la moto stava dall'altra parte, e come in senso di separazione, però la separazione è da voi, perché forse per non so se una settimana, 10 giorni caricheremo più nulla. Non lo sappiamo, perché devo finire un video, forse lo finisco questa notte, veramente notte fonda, lo metto a caricare, perché poi domani noi ripartiamo. E dove andremo la connessione è veramente pessima, perlomeno ci hanno detto, e comunicheremo a casa con il satellitare, quindi saranno alcuni giorni, per cui questo ci dà un po' di preoccupazione. Più che altro siamo abbastanza organizzati, come anticipava Francesco, col fatto di comunicare a casa, col fatto che insomma, se dovessimo, lo scongiuriamo, però avere bisogno di aiuto. Però quello che ci preoccupa maggiormente è che voi non ci vedrete per un po', per qualche giorno, cioè, magari, anche se noi faremo di tutto affinché questo non accada, però ne siamo quasi certi, ragazzi. cioè magari per qualcuno di voi è la felicità, però intanto volevamo dirvelo. Vabbè, certo, vabbè, per Comunque, chi magari Roberto scrive un'antenna sulla Tenerona per amplificare il campo. Ci ho già pensato, ma siamo troppo carichi. Non abbiamo un camper, con il camper si potrebbe fare molte cose, noi non possiamo fare più di quello che facciamo. Marino Arzilli dice: non vi abbandoniamo. Ecco, neanche noi vorremmo abbandonare, però ragazzi è difficilissimo, ci stiamo accorgendo che gli ultimi giorni in cui abbiamo viaggiato inizia ad essere veramente difficile. Non riusciamo a capire, sì, lo capiamo, siamo in zone abbastanza remote, andremo in zone ancora più remote e questo rende il tutto ancora più difficile. Allora il discorso è che il fatto del lavoro proveremo a fare questa strada, che poi se riusciremo la vedrete nei video. Però è anche vero che questa strada l'hanno fatta in pochissimi e soprattutto con una moto sola e scarica, quindi mi hanno detto di fare molta attenzione. Noi, come sempre, la sicurezza prima di tutto, però la curiosità, come conoscete, un po' mi attanaglia. Ci vorrei provare, ci proviamo con calma, abbiamo studiato abbastanza bene e vedremo lungo la strada, perché come dico sempre, un conto è prendere notizie, un conto è viverle in prima persona, e quindi ci vogliamo provare, però sicuramente sono 600-700 km, come ho detto, che dove non c'è nulla, la rete GSM ovviamente non c'è. Abbiamo noi, per comunicare con i nostri cari, ovviamente un satellitare, l'abbiamo già testato, funziona, e niente ragazzi, solo per questo. Magari se riesco a completare il video che sto facendo del passo San Francisco, lo metto a caricare, magari domenica o lunedì, lo vedrete, ma difficilmente saremo in premiere, non lo sappiamo ancora.
Allora, quello che un po', cambierà, oltre al fatto insomma della comunicazione che non avremo perché non avremo wifi, o comunque se l'avremo solo qualche ora la sera, un po' come avremo l'acqua calda probabilmente solo qualche ora la sera, insomma c'è qualche, difficoltà. Però è anche vero quello che abbiamo cercato di dire diverse volte, anche nella live precedente, che è stata la live un po' tragica con l'incidente di Vania. Sembra Comunque, non Daniele fa una bella domanda. Francesco, sì. è un piano B in caso di non riuscita di questa traccia? Il piano B non c'è, Daniels non c'è, l'unico piano è girare e tornare indietro, perché è un'unica strada che attraversa un altopiano che a grandi linee oscilla sempre sui 4.000 metri e non ce n'è un'altra. Va da un punto A a un punto B, attraversa dei posti bellissimi dove io continuo a dire che il mondo è enorme, ci sono tantissimi posti inflazionati, posti che hanno preso il nome come i posti più belli al mondo, ma secondo me ci sono dei posti sperduti che magari non vengono pubblicizzati, ma anche perché sono difficili da raggiungere e non hanno strutture ricettive, quindi ovviamente chi va in vacanza pensa a godersi la vacanza e non a fare un tour de force come tante volte facciamo noi, giustamente, ma noi abbiamo tempo, abbiamo fatto questa scelta, quindi ci piace raggiungere questi posti e magari cercando di condividerli nella maniera migliore. Quindi il piano B non c'è. È quello un È po' tornare è indietro. il discorso che avevo iniziato prima. Quando, avevamo fatto l'ultima live, qualcuno ci sollevava: "Ma, ve le andate a cercare?" La verità non è questa. Il fatto è che per raggiungere le zone più, maestose, l'Argentina non ha, strade, come quella a cui noi siamo abituati. È difficile da capire per un europeo. Parlavo l'altro giorno con una ragazza che gestiva una sorta di bar in un distributore di benzina e dicevo le dicevo che la differenza sostanziale, per qualcuno che viaggia in moto in Sud America è che, le strade per raggiungere facciamo un esempio, per raggiungere Roma da, Corridonia si possono intraprendere diverse strade. Puoi scegliere se fare una strada più panoramica, se fare la strada più veloce. In Argentina non hai questo dubbio. Soprattutto hai il dubbio se la strada ci sia o meno, Comunque perché Fabio tante dice, volte non meno c'è. male che nell'ultimo video dicevi che ti portavi al pari per essere in diretta il più possibile. Eh, Fabio, hai è ragione al verissimo. 100%, siamo quasi in diretta perché il video che dovrete vedere, se riesco a montarlo, praticamente ci riporta quasi in tempo reale. Il problema è che avremo questo gap che, ripeto, non sappiamo, ma riguarderà forse una settimana se Incrociamo va le dita. tutto per il verso giusto, e quindi non è colpa nostra, magari se riuscirò nel frattempo monterò qualcosa la sera, però dobbiamo ritrovare una linea che sia capace per caricare i nostri video, tutto qua. Dalle notizie che abbiamo la linea non c'è, è No, la proprio linea c'è, però è molto lenta e non si magari riesce magari hai a 2-3 ore la caricare il sera. video, volevo dire. Ecco, c'è per comunicare, per qualche ora, però non per caricare un video, ecco. Rino dice Ocio perché Sara è preziosa, cioè Rino è assolutamente preziosissima, è fondamentale, quindi Rino, però per me è tanto prezioso lui. ciao Francesco, ciao Sara, l'importante è arrivare alla meta, quindi non correre, tanta prudenza, noi saremo all'altra parte, aspettavi, buona strada e tanta prudenza. Batti al 100%, questa è la prima cosa, solo che quando le notizie sono poche e ti devi appoggiare per forza a qualcuno, le cerchi anche sul web, c'è veramente pochissimo. Chiedi a chi magari ci è passato prima di te e chiedi a qualcuno del posto, ovviamente c'è chi ti dice una cosa e chi ti dice un'altra. Alessandro, grazie, E, grazie e intanto. noi siamo un po' messi male con il mezzo che abbiamo e col fatto che siamo carichi, se andremo soli. Intanto ringraziamo di cuore Alessandro, però Alessandro si fa compaesano, promettere una cosa. che ha scritto Alessandro? Non voglio leggere. Sicuro che riuscite, poi un mega pippone non ce lo leva leva nessuno. nessuno. Alessandro, devo essere sincero, l'importante è che va tutto bene, che sicuro di riuscirci non lo sono,
perché è complicata. Se c'è la sabbia devo girare e devo tornare indietro, e quindi vedremo strada facendo. Allora, voglio rispondere a Nuccio Villani che ci scrive: "Ma cosa si mangia di buono in questo percorso?" Nuccio, non ci crederai, però è stato il cruccio della giornata di oggi, perché qualche volta È complicato, ragazzi, è quando ci complicato. spingiamo, in zone un pochettino più remote, non solo, siamo in un posto, ci vedete in una camera perché siamo in una struttura, non siamo in una casa come ci piace, essere a noi, perché qui è veramente difficile trovarla. E, quindi siamo costretti a mangiare fuori e ogni volta in queste zone è un po' più difficile rispetto a tante altre zone che abbiamo trovato. E Cioè, cosa si mangia di buono lo scopriremo e speriamo, ci siano diverse. ogni tanto ve lo mostriamo, ma cosa si mangia di buono, non No, non è vero che non c'è, c'è c'è, la c'è. carne che è molto buona. Per il resto loro, sono consapevoli che, quello che si mangia assomigli molto all'Italia, dicono, nel senso che hanno la Però Nuccio, pasta, il hanno menù è molto, però molto per limitato. noi Quando tu apri il menù, alla fine la scelta è sempre la stessa, sì, quindi sono, e spesso e volentieri anche tra quelle cose che scegli, una buona percentuale neanche ti piace più di tanto, mettiamola in questa maniera. Quindi stiamo un è po'. complicato l'aspetto cibo, soprattutto per noi italiani. L'abbiamo detto tante Sì, volte e lo sì. ridiremo fino alla Lo fine. sapete benissimo Cioè, è se secondo uscite. me è ipocrisia dire il contrario, perché è bellissimo viaggiare, è bellissimo assaggiare altre cose, le cucine in altre parti del mondo sono cucine di altissimo livello, però dal nostro punto di vista quello che abbiamo a casa non lo ritroviamo in altri posti. C'è anche un'altra cosa che, dove siamo è molto, molto caldo. Diciamo che la regola sono le temperature altissime che negli ultimi anni stiamo avendo in Italia, quindi ci avviciniamo ai 40 gradi. E, ci stiamo accorgendo che questo non è il periodo giusto per insomma l'afflusso turistico e quindi Cioè per tante loro non è volte alta stagione in questo non è alta momento. stagione. Quindi tante volte quando andiamo ad ordinare qualcosa che diciamo: "Bene, ho deciso, ho scelto, prendo questo", lo siento, no tengo, no hay, non c'è, perché chiaramente non fanno il pieno di E tu lì dici: scorte "Ma porca di quella", però e vabbè. quindi ricominci la scelta in quel menù che è abbastanza, insomma abbastanza. Cioè, qua dovresti andare di carne a pranzo e cena. La carne è eccezionale, però arrivi a un punto che non la vuoi più vedere la Andrea, le carne. vinci sgrassi non ce stanno, Mi non ce disgrazi, stanno. perché mi fate tornare in mente queste cose? Cioè, loro hanno i cannelloni, però ovviamente, cioè, No, il diciamo, cannellone diciamo che forse si si avvicina. avvicina, però Poi poi hanno i ravioles che. il ripieno non è come Beh, quello. è chiaro, hanno i sorrentinos che sono dei ravioloni, quindi ravioli molto grandi, però chiaramente la perna della pasta e il ripieno cambia, ragazzi, lo sappiamo, purtroppo abbiamo questo gran difetto. Cesare De Luca, quando tornate in Italia vi aspetto in Calabria. Ecco, Ecco, questo è se volete un parlare. canale sul cibo bisogna andare in Calabria. Carne diceva, carne, sì, Andrea è Guitti, vi anche vero seguo che grazie a Paolo Sottocorona, siete uno spettacolo e come dicono i marinai nel culo alla balena. Grazie. E verissimo. grazie anche a Paolo Grazie anche a Sottocorona Paolo. che pubblica sempre le nostre foto. Sì, e che ci scrive ogni tanto e ci fa molto, molto piacere. Cesare De Luca, prudenza sempre. Eva Cortadini, carne. Eva, devi venire qua. Dopo una settimana, 10 giorni, la carne arriva a un punto Buonissima. che non la puoi più vedere, però è buonissima. No, il fatto che ti rendi conto, un po' per la varietà a cui noi siamo abituati, che non puoi mangiare sempre quello. Allora fai fatica ragazzi, ma lo sapete, se uscite dall'Italia lo sapete. Allora, Vito De Angelis, sono certo che sarà un'esperienza bellissima che non dimenticherete. Comunque vada, sarà un successo perché avete esperienza e salite in moto sempre con tanta, tanta testa sulle spalle. Grazie di cuore, è un bellissimo complimento. Vito, noi stiamo veramente attenti e il problema è che la moto ha due ruote e quindi la forza di gravità la conosciamo tutti e questi terreni sono un po' complicati. Faccio un altro esempio. Ieri sera qua ha fatto un temporale importante, qua quando piove purtroppo l'acqua che scende dalle Ande si praticamente finisce in strada perché tutte le strade non hanno praticamente la classica fognatura che abbiamo in Italia No. e quindi tutto il fango, la sabbia si riversa sulla Cioè fanno strada. fanno Questo appositamente degli avvallamenti affinché la l'acqua strada possa confluire e scendere a valle. Cioè la strada principale si trasforma in tantissimi guadi, ma questo va bene fino a quando hai l'asfalto.
Quando invece sotto hai il ripio, oppure magari peggio la sabbia, quindi si trasforma in melma, in fango, è complicato. Il problema è sempre il solito, la moto pesante in due, torniamo al solito discorso che abbiamo fatto 1000 volte, quindi è un po' una cosa che questo percorso in due, non so se qualcuno l'ha fatto mai, però ripeto, abbiamo questa noi di situazione, dobbiamo provarci. Facciamo un tentativo, e c'è la possibilità, la stiamo considerando, di poter fare un dietro front No, assolutamente. e rielaborare tutto quello che abbiamo pensato sia per il momento il nostro programma. Reno dice: cosa portate come kit di pronto soccorso? Noi ce l'abbiamo sempre, un piccolo kit di pronto soccorso, è il classico kit da viaggio, non c'è nulla, l'unica cosa che abbiamo importante è che abbiamo un sistema SOS, l'abbiamo detto tante volte, che in caso di problema che non puoi risolvere, qualcuno ti viene a prendere in qualsiasi parte del mondo. C'è Sì. un'assicurazione, bisogna che ci faccia un video pippone per spiegarvelo, perché magari chi ama l'avventura Numero un po' più estrema, Video pippone 1. sicuramente è un accessorio da avere assolutamente. Giovanni Battaglia fa una domanda importante: col carburante come fate? Allora, col carburante in questo caso, con tutte e 2 le taniche ho un'autonomia, già visto, anche in quota, se vado piano tranquillamente raggiungo i 500 chilometri. Quest'anno abbiamo messo 2 taniche proprio perché, uno lo vedrete nel prossimo video, e anche per fare questo percorso, perché un po' da casa, dico sempre, no plan, ma mi piace studiare, sono curioso e da casa ho un po' studiato questo percorso a fondo e ho visto che con 2 taniche quel percorso che dobbiamo fare ce lo dovremmo fare, perché appunto c'è un paesino intermedio dove hanno benzina, ovviamente quella benzina che un po' puoi trovare a casa di qualcuno. Esatto. Fabio Bragiona dice: "Qui a casa mia faccio fatica a vedere il vostro video con il maltempo, figuriamoci in posti spersi che ci sono lì come la linea". Speriamo speriamo di non trovarlo il maltempo. Considerate che nella Puna argentina, questo è il periodo delle piogge, però le piogge qua sono comunque sempre, rispetto a come siamo abituati in Italia, sono comunque sempre poche perché parliamo di deserto. Però questo è il periodo delle piogge. Il problema è che se noi aspettiamo, come avevamo fatto l'anno scorso, succede che poi non puoi andare perché arriva un po' il freddo e considerate che ci troviamo sopra 4000 metri, la notte, per qualsiasi motivo è complicato veramente, perché poi la notte si scende veramente -10, -15, anche se da maggio in poi il cielo sarebbe sempre sereno, però la notte è veramente complicato. Il fatto delle piogge funziona così, è un terreno estremamente arido e non piove mai, per cui quando fa quelle piogge, come ha fatto ieri, che ha fatto un forte temporale, si allaga un po' tutto. Allora, Marino e Geoffrey fanno una domanda interessantissima, Come si chiama questo percorso? non so se conoscete. Non è che non ve lo vogliamo dire, non è so, che sono posti che pensiamo sicuramente magari non conosciuti. Comunque questo percorso, per i più curiosi, se prendete l'Atlantico, oppure magari andate su Google, parte, ve lo dico, si potrebbe fare in entrambi i versi, comunque parte da El Peñón, si scrive El Peñón, e arriva fino a San Antonio de los Cobres, passando per il Tolar Grande. Se siete curiosi, andate a cercare il cono di Arita. Il cono di Arita è praticamente è un cono, è una formazione rocciosa che si trova all'interno del secondo salar più grande al mondo e praticamente è il cono più perfetto al mondo. È una cosa spettacolare che pochissimi conoscono, perché per raggiungerlo è veramente, si hanno 300 chilometri da un lato, 300 chilometri dall'altro, dove non c'è nulla, ma quando dico nulla significa nulla, è tutto sterrato. La mia preoccupazione da non motociclista vera, tra virgolette, è che ci hanno segnalato che c'è sabbia oltre al ripio. No, cui la sabbia ce n'è poca, altrimenti non ci pensavo per niente. Ci potrebbe essere in un percorso che abbiamo in mente di fare della sabbia. Però quello è un percorso che parte da un punto e si ritorna allo stesso punto, quindi non c'entra con questa strada, serve per andare a visitare il campo di Pietra Pómez. In quel caso forse faremo un'escursione con un jeep perché lì è quasi impossibile. Allora, Domenico Belluno, qualcuno sa come scriverli questi nomi di paesi? Allora, ve lo scrivo staccato, qua, ve lo scrivo qua in ve chat. lo scrive in chat. Peñón sarebbe con cercate la... questo, cercate Tolar Grande, cercate cono di Arita
cercate Cercate Sana Antofalla. Antonio de los Cobres, Esatto, sono cercate questi un po' nomi, dai. Antofalla lo troverete Esatto, Alejandro che è argentino ci ha corretto, è il Peñón, perché in realtà è la N Alessandro, dai, non le spagnola. guardare Noi non ab tutte. insomma si può fare in realtà con la tastiera nostra, però, lo facevo sempre per il libro, però Allora adesso al Ivano momento non mi dice: viene "Se in non mente. avete la possibilità di arrivare a destinazione, avete con voi una tenda proprio in extremis". Sì, Ivano, abbiamo tenda, sempre. abbiamo sacco a pelo, abbiamo materassino, per le emergenze bisogna averla per forza questa roba quando la tua vita è la moto. Noi non li utilizziamo praticamente mai, solo appunto in casi extremis, perché dobbiamo lavorare, abbiamo bisogno di una wifi, abbiamo bisogno di una struttura dove appunto appoggiarsi per lavorare. Raga, non è un'offesa avere un piano B. No, assolutamente. Cioè, dobbiamo averlo un piano B, perlomeno il fatto è che non è che non abbiamo un piano B, il fatto è che bisogna tornare indietro. Allora, Cioè qui aspetta, Francesco Paolo Lento fa: "Ragazzi, forse dico una cavolata, avete mai pensato di associare alla vostra pagina una tracciabilità GPS in maniera che riusciamo a vedere sempre dove". Sì, si potrebbe fare, Francesco. Il discorso ve lo dico proprio da marchigiano braccine corte: il GPS che abbiamo ha un abbonamento, per fare quello che dici tu si può fare, solo bisogna attivare un abbonamento successivo che costa 40 € al mese, solo per poter avere la possibilità di mandare ogni 10 minuti un punto GPS anche su tutti i social, oltre ai familiari, oltre magari al canale YouTube, roba varia. Noi dobbiamo guardare, non me ne vergogno a dirlo, dobbiamo guardare anche un po' all'aspetto economico. Quello che conta per noi è avere la sicurezza nostra e anche un po' il rapporto con i nostri familiari. Abbiamo fatto il piano base che costa 19 € al mese. Oltre all'abbonamento, comunque è una spesa importante Renzi. anche il discorso satellitare, perché sembra una cavolata, noi l'abbiamo attivato prima di partire. Considerate che 6 mesi vi costa intorno alle 180 €, solo per quanto riguarda questo strumento, appunto per avere la possibilità di parlare con i nostri cari e di mandare massimo 10 messaggi al mese. Poi ci sono dei messaggi precompilati che magari Predefiniti. predefiniti, dove tu puoi mandare: "Sto bene, sono arrivato", che tu li imposti sul telefono prima di partire. Quei messaggi sono gratuiti, però li puoi Lore mandare a una persona sola, quindi che ne so, alla suocera, che è quella un po' più apprensiva: "Suocera, siamo arrivati, punto, finito". Esatto. Lei non ti deve neanche rispondere, perché se ti risponde ovviamente poi paghiamo noi. Esatto, scatta il Quindi fatto del suocera, dopo ti messaggio. faccio il pippone in diretta. Lorenzo Livraghi Grazie intanto di cuore Lorenzo, grazie sempre immensamente. Tra mezzino e sempre caffè appena riusciremo ad uscire dal se tunnel. sempre gentilissimo. Marino Arzilli dice una cosa importante: da montanaro, alpinista e maestro di sci, visto che avrete a che fare con la montagna, non abbiate timore di tornare indietro e riprovare un altro giorno. Verissimo. Mamma mia, Marino, Qui stiamo imparando stiamo imparando tantissimo. tantissimo da quello che hai detto, perché l'Argentina, o meglio il Sud America, ci sta insegnando questo, ci sta insegnando che Perché non tutto è possibile quando lo si lo desidera. È una vedre scuola di vita veramente, come la lo montagna. vedrete nel prossimo video, che appunto spero di finire questa notte. Praticamente abbiamo fatto un altro passo, siamo arrivati di nuovo, sembra una banalità, comunque, cioè siamo arrivati di nuovo a 4780 GPS e testimoni, quindi ci sono 2 passi qua in Sud America che hanno lo stesso punto identico di altitudine, entrambi 4780 metri. Qual è stata la differenza? Che questo passo, rispetto all'altro, ci ha fatto un po' più male veramente a livello proprio di Ci ha dato un salute. po' più Ci ha dato fastidio. fastidio, perché poi l'abbiamo capito che è semplicissimo, però come sempre quando lo vivi te lo ricordi meglio e ci studi anche sopra. L'altra volta siamo partiti da 1500 metri, eravamo 4-5 giorni, quindi bene o male anche il fisico si adatta, anche se parliamo di 1500 metri. Poi siamo saliti in fretta e siamo scesi in fretta. Questa volta invece, dopo circa 20 giorni che stavamo a livello del mare, siamo partiti, abbiamo fatto questo passo, ma questo passo è stato molto lungo. Comunque in Mh, mezzo non c'è nulla, se lo no, vuoi fare è così, punto. devi fare per Loro lo forza così. fanno, gli argentini lo fanno, i cileni lo fanno. Questo passo è stato molto lungo, siamo stati oltre 160 chilometri a 4400 metri. Quando siamo scesi dall'altra parte, siamo andati a dormire a 3350 metri. Ragazzi, sia io che lei la sera abbiamo dovuto prendere un Sì, un ibuprofene, perché un esatto, dolore esatto.
pazzesco la testa, non Chi hai voglia di mangiare, non... chi ha sofferto di altitudine lo sa quali sono i sintomi, però, Francesco, forse questa volta un po' più di me. Però può capitare, qualcuno ci diceva: "Vi dovete fermare magari ogni 10 minuti, 15 minuti". È Il- vero, la pratica può essere questa, però ragazzi la strada è No, sempre per acclimatarsi bisogna fermarsi una notte, sì, forse anche 2 a 3.000, 3.500 e poi magari mano a mano salire. Quello che abbiamo capito è che per fare questi passi annini, perché noi quest'anno li vorremmo fare tutti, con calma, se riusciremo, e sarebbero quelli, più chiaramente un po' più a nord, non quelli da della qui Patagonia, a salire, sarebbe meglio farli dall'Argentina al Cile, perché le Ande hanno questa in sezione, dal Pacifico crescono in fretta, poi verso l'Argentina scendono più Sì, se dolcemente. guardate la Quindi che cartina significa? si capisce. Significa che se voi venite all'Argentina e andate verso il Cile, significa che troverete sempre una struttura, una sistemazione che magari si trova a 1500, 2000 metri, 2500. Il vostro corpo si adatterà e arrivare a 5.000 metri ci arriverete con più tranquillità. Partire dal Cile, da Verso qua dove siamo noi, l'Argentina. verso nord, verso il Perù, ci sono tutti i passi appunto altissimi e dal Cile è più complicato. Armando, intanto grazie mille Grazie del per i 2 supporto caffè. I 2 caffè bene o male li possiamo e tanta prendere. fortuna, grazie di Tanta cuore. fortuna quella sì. No, però, c'era un messaggio sopra, in cui ci chiedevano: "Andrete anche in Australia in futuro?" Allora Franco, noi siamo stati in Australia 10 anni fa, forse, No, un po' di meno, un po' di ma meno. non in moto ovviamente. E il problema dell'Australia qual è? Che se pensi in moto, devi spedire la moto in Australia. Allora, la spesa della spedizione è alta, parliamo di oltre 2.000 € ogni tratta, e che poi in Australia puoi stare solo 3 mesi. Quindi tu considera che devi spedire 2.000 più 2.000 più 2.000 per il volo aereo, più 2.000. Parliamo che solo 8.000 € tra i voli aerei, adesso l'ho buttata un po' là, puoi risparmiare anche qualcosina, però parliamo di una cifra importante per restare solo 3 mesi. Quello che puoi fare è magari 3 mesi in Australia, poi 3 mesi in Nuova Zelanda, però da là devi trovarti un lavoro perché devi in qualche maniera il visto dare la possibilità appunto di poter restare più tempo. Noi abbiamo scelto il Sud America come partenza perché vogliamo visitarlo, vogliamo conoscerlo bene, vogliamo imparare la lingua, e il Sud America è l'unico continente, l'ho detto altre volte, che puoi restarci anche tutta la vita. Basta che stai attento ai A tempi, a muoverti. muoverti all'interno degli stati. Armaduc, intanto grazie, mi raccomando qualche dronata. Sì, lo vedrai nel prossimo video. Lo stiamo utilizzando sempre di più. Il problema è che devi stare attento anche al vento, perché Esatto, l'ultima volta che l'ho utilizzato ho rischiato di perderlo, esatto, sì, eravamo perché consapevoli che il drone stava in poteva questa non maniera. tornare. Comunque Paolo dice: "Troppo alti 'sti passi, toccherà passare dall'insalata alle foglie di coca". Allora, qua in teoria la trovi un po' dappertutto. Noi non l'abbiamo mai presa. Che faccia bene, che aiuti sicuramente sì, Sì, perché loro la utilizzano, però quello che abbiamo visto è che, finora ne abbiamo fatti 2 a 4.780, ce ne abbiamo in preventivo uno che tocca i 5.000, e in quel caso non so se riusciremo, anche perché ci sono 4 uguali da superare, però abbiamo visto che l'altitudine, se riusciamo in qualche maniera a avere un approccio che funziona, come ho detto prima, dormire a 3.000, 3.500, un paio di giorni, secondo me si potrebbe arrivare tranquillamente anche a 6.000 metri senza problemi, sì. perlomeno È quello che un po' abbiamo visto quello noi. che vorremmo fare, dato che siamo sulle Ande, che è la seconda catena più enorme del mondo, quindi vogliamo cercare di godercela in questo modo. Joker, fa una domanda importante: Esatto. il Salar di Atacama è lungo quel percorso? Questo percorso che faremo? No. No. Eh, In realtà no, non è lungo questo noi ci troviamo percorso dalla parte argentina, esatto, il non Salar di sul Atacama si Cile. trova sulla parte cilena, Esatto. però diciamo come latitudine è la stessa. Sì. E quindi no, non è su questo percorso che abbiamo in mente di fare. Quanti giorni non vi vedremo? Allora, il discorso non lo sappiamo perché se io ripeto, mi sono organizzato per rispondere anche a Fabio prima, per essere più in tempo reale possibile e quindi non lasciarvi senza nulla e viaggiare insieme a noi. La prerogativa di quest'anno era questa. Io questa notte, perché lavoriamo anche di notte, perché voi
dovrei farvi una foto per farvi capire come siamo No, conciati. forse dovevamo un po', avevamo l'ansia di non riuscire a connetterci No, vabbè, con voi per vari andiamo avanti motivi. sul Forse discorso. era il caso di riprenderci quando abbiamo preparato per questa diretta, ragazzi. Non No, potete capire. comunque, se riesco, ripeto, faccio un video, lo programmo e voi lo vedrete domenica. E magari forse riusciamo anche a fare la premiere, non lo sappiamo. Noi partiamo domani, che giorno è? Che noi prendiamo anche il conto. Allora, domani è venerdì. Domani è venerdì, sì. Venerdì 30. In teoria dovremmo riavere una buona, tra virgolette, discreta connessione l'8, mercoledì 8 dovrebbe essere, quindi 8 giorni. Una settimana. Questo perlomeno è quello che ci è stato detto. Poi ovviamente una struttura che si trova, non dico nel mezzo, ma un po' all'inizio, che dove andiamo domani per 4 giorni, ci ha detto che internet è buono, però il buono loro io lo conosco, io faccio tutti i video in 4K, a 50 fps, ragazzi, hanno un peso enorme per caricare i nostri video, considerate che arrivano a 10 giga, perché la qualità cerco di farla il massimo che posso farla, e caricare 10 giga con una connessione che va a 2-3 mega, capite benissimo che ci vogliono 2 giorni, quindi vediamo. Però a grandi Venerdì 1 marzo, domani venerdì 1 marzo, oggi bisestile, giusto ragazzi? Sì. Ecco, no, perché No. mia sorella Lucia, Eva, Luigi in teoria dal ci ha corretto. dal primo al 7 Dal primo al 7, è il sì. percorso che poi aspettate, i 700 chilometri finiranno il 14, esatto. perché le faremo a tappe, scaglionati, però nell'altro percorso, quindi nella parte, diciamo, nella seconda parte, che è sempre 700 km di ripio, nella seconda parte internet dovremmo averlo in una maniera, tra virgolette, sufficiente. Ecco, Lucia che m'ha corretto, che è mia sorella, poi vedo Tina, Sara, siamo a febbraio, ha 29 giorni, di regola ne ha 28, che io poi manco sapevo che questa non hanno bisestile. Una cosa che vi dobbiamo dire, questa vita, cioè, non so se si riesce a capirla bene da fuori. Io non riesco neanche più a ricordare che giorno della settimana è, non il mese. Io gli chiedo continuamente quando magari devo caricare qualcosa, ma oggi che giorno è? Io veramente, ragazzi, vi giuro, ho perso il contatto con il tempo. In realtà non abbiamo fatto, dobbiamo ringraziare però grazie Marco Rossi. Sì, Marco, e dobbiamo ringraziare anche Sprint Veloce per il solito caffè da Rovereto. Grazie davvero di cuore. Grazie ragazzi. Sì, abbiamo detto una settimana in realtà, non facendo il conto fino all'8 marzo da oggi, perché in realtà i problemi di connessione saranno quelli, ma nel momento, cioè quando voi riuscirete a vedere i nostri video, passeranno altri giorni, perché nel frattempo... No, ma il discorso è che magari un video riuscite a vederlo perché io lo programmo, però non saremo in premiere. Il nostro distacco dovrebbe essere questo, perché io, ripeto, questa notte lo voglio finire il video, costi quel che costi, lo devo finire, sono arrivato a metà, quindi voi domenica o lunedì dovrete vedere un video che praticamente vi riporta a dove siamo oggi noi. Esatto. Quindi siete quasi in tempo reale, però considerate che me l'avete detto, avete migliorato la qualità del video, ragazzi, si potrebbe fare molto meglio, cerchiamo sempre di migliorarci, però considerate che montare un video per qualcuno magari può sembrare una banalità, è un lavoro immane, ma poi dovete vedere tante volte quando ci riprendiamo noi, cioè voi avete visto. Vi racconto una cosa che... Aspetta, Domenico Belluno Noc, quindi Norvegia, era lui Oslo, giusto? Sbaglio? Grazie Domenico. Grazie sì, infinite. Vive in Norvegia. Grazie infinitamente, grazie per questo giro del mondo. Comunque, quando avete visto, faccio esempio, il video sulla baleniera, che Sara l'ho intervistata praticamente con la camera, io a Sara gli dico, adesso devi dire questo, e lei... ci arrabbiamo continuamente. Sì, perché anche alla miniera ci siamo arrabbiati. Voi avete fatto, qualcuno di voi mi ha fatto i complimenti, Sara, chiarissima, perché l'hai detto bene, l'hai detto... Voi non sapete quanta pazienza ci metto io. Devo non lo ammetterlo, sapete. ragazzi. Non è stato... C'è stato un momento in cui abbiamo preso due strade diverse alla miniera. Io ero da un lato e lui dall'altro. Certo. Non ci siamo parlati, abbiamo un po' studiato quello che dovevamo studiare, poi io sono tornata da lui e ho detto va bene, ci riprovo. Perché lei... Ragazzi, succede anche questo. No, perché lei alla fine se la sai prendere, poi torna. Però ora sta imparando anche il montaggio video. Per fare video non solo
come qualità, ma anche un po' più fruibili, più veloci, più divertenti, più a livello, che ne so, più interessanti. Aspetta, scusate, vedo non è la prima volta che Giuseppe ci scrive, non riesco a offrirvi un caffè perché non sono registrato su PayPal. Come faccio? Fai come vuoi, cioè non non preoccuparti non Giuseppe, se in descrizione nei video mettiamo altri modi, ma non preoccuparti. vai, Non grazie preoccuparti. che l'hai scritto comunque. Grazie davvero. Allora, No, però stavi dicendo, noi spesso ci arrabbiamo, no, è quello della miniera. Io mi sono presa qualche complimento di troppo, però, perché in realtà lì c'è stato proprio io ero carica di doverlo fare e poi non riuscivo, lui mi riprendeva, cioè io magari voi vedete l'ho buttata 2 proprio minuti a di video, incaciara e magari quei 2 minuti sono 3 ore. Infatti abbiamo fatto finta di non conoscerci per qualche se minuto, poi sono tornata. in quel video, se ci fate caso, era pomeriggio, io avevo in mente di fare 1000 cose, la dronata, 1000 cose, le foto per la moto. Per fare quei 2 minuti ci abbiamo messo 3 ore, siamo arrivati che erano le 8:30 di sera e non abbiamo avuto più tempo di far nulla e la sera tornavamo in struttura, neanche a momenti parlavamo sul microfono perché non è facile stare dietro la camera, non è facile, dobbiamo imparare tantissimo e con il tempo cercheremo di migliorare. Daniele, grazie. Daniele Radelli, se non sbaglio, è lui che aveva comprato la felpa, giusto? Daniele? Daniele, credo sia lui. Sì, Credo perché sia c'è lui. un qui pro quo, speriamo di risolverla. Speriamo di risolverla. Grazie Gerardo. Grazie di cuore. Vi auguriamo che vada tutto bene. Grazie, grazie Gerardo e Roberta. Grazie. Grazie. Comunque, no, a parte questo, a parte i nostri qui pro quo, come si dice, Giuseppe, abbiamo detto che non riesci. non riesci, come possiamo farti fare? Ci dispiace dirti di In descrizione del video, prova a leggere in descrizione del video, c'è un altro modo, vedi. Prova a vedere se ti è più pratico quell'altro modo che insomma È che è scritto. è come se l'hai fatto per noi, grazie di cuore. Daniele, grazie. Daniele, grazie veramente, Grazie infinitamente. Anche, insomma, questo periodo io ho detto alla mia amica, ho detto a casa, a mia sorella, Lucia, Jenny, ho detto, Piero, ben arrivato. Sono un po' agitata io perché, ripeto, non essendo un motociclista, non avendo, padronanza di quello che faccio, cioè della moto, ho un po' più di timore e qualche volta scarico le mie ansie, no, come alla miniera, no, che ho fatto un po' questa però poi alla fine qualcosa tiriamo fuori. Speriamo di tirarne fuori sempre meglio, ecco. Speriamo. Manilo, grazie. Grazie infinitamente. Francesco, sei da premio Nobel, qualche volta lo penso anch'io, Antonio, vero. Grazie. Alejandro, Sara, sei una brava zavorrina. Ecco, qualche volta mi meriterei il carbone, però vabbè. Allora, Domenico Belluno dà un consiglio a Giuseppe: registra la tua ragazzi, io carta vi su ringrazio YouTube e il tantissimo pagamento sarà automatico. La chat è diventata per offrirci qualcosa, grazie di cuore. Non sappiamo che dire, Questo ragazzi, ci fa veramente. onore perché si Cioè, vede vi che fa onore e ci fa onore perché no. lavoriamo bene e quindi si riconosce il lavoro e questo è quello che dico sempre. Se c'è la meritocrazia è giusto che venga premiata in qualche maniera, però non lo so ragazzi, però speriamo. ovviamente. Stefano dice: "Dalla Valle delle Mele un grande saluto anche ho visto scorrere i messaggi, Parma, ho visto la Sardegna, Macerata". Un abbraccio a tutti quanti ragazzi, perché il fatto di vedervi tante volte non abbiamo idea, io l'ho detto qualche volta in fiera all'EICMA, non abbiamo idea di chi ci sia dall'altra parte, per chi lo stiamo facendo anche, o per noi chiaramente, però con chi ci portiamo con noi, chi spera magari in noi, cosa sperano di vedere. Qualche volta viene un po' meno. Oggi è stata una giornata anche un po' difficile per me e quindi questo ci dà una marcia in più. Tante volte ci scrivete che facciamo una bellissima vita e ovviamente se l'abbiamo scelta per noi è una bellissima vita, però c'ha anche dei lati negativi che ovviamente nei video, oppure quando facciamo ora la diretta, ne possiamo parlare in maniera più esplicita, più chiara, perché nei video ovviamente si condensano 20 minuti, 25 e cerco di mostrare la realtà, però anche le cose magari un po' più belle. E la vita però non sono solo quei 20 minuti, considerate che ci sono dei giorni che stiamo sempre chiusi qua al lavoro, considerate che
quello che abbiamo qua non è quello che abbiamo in Italia, considerate che non è facile vivere in questo modo. E quello che dico sempre, se ci sono in pochi a farli, c'era una barzelletta che mi viene sempre in mente, che un tipo con una Panda vede uno, si accosta sul semaforo di fianco, uno con la Ferrari, e gli abbassa il finestrino e gli fa la domanda: ma questa macchina va bene? E lui risponde: perché? Perché se ne vedono pochi in giro. Quindi è una battuta stupida, però se quello che facciamo noi effettivamente, ce ne sono tanti in camper, però in moto non c'è nessuno, perché io praticamente in Italia non conosco nessuno che in coppia fa quello che facciamo noi, nel senso sta trasformando la propria vita in condivisione del mondo che ci appartiene, e facendolo appunto in moto in 2 persone. In Italia non conosco nessuno che lo fa, e quindi un motivo ci sarà, perché è dura veramente, è dura guidare la moto, è dura vivere con la moto. Se pensiamo che praticamente è 1 anno e 2 o 3 mesi che stiamo sempre in moto, che noi qua abbiamo fuori parcheggiata la nostra moto, sulla moto c'è tutto, non è facile, non è Guarda, facile. però fa parlare anche me, perché infatti Pierluca dice: "Vi fate morire che vi accavallate". Non ci accavalliamo, diceva qualcuno, dai capelli rossi. Però se tu parli sempre, io non posso dire ci tengo a leggere. Allora, intanto Palermo, Luca Lombardo dice: "Palermo", aggiungiamo anche la località di Palermo nel cuore che ancora dobbiamo visitare. Però Paolo dice: "Sara è una scrittrice formidabile, molto attenta alle sfumature, grande osservatrice". Ci tenevo Paolo, a leggerlo perché era un troppo, attimo, troppo questa buono. giornata è stata Comunque dura, è grazie andata. anche per aver acquistato i libri, perché ne avete acquistati tantissimi, non pensavamo mai che saremmo arrivati a una cosa del genere. Siamo partiti con il Grazie libro sul davvero, Marocco, grazie, era quasi grazie. una scommessa, non sapevamo neanche come si pubblicava un Non libro, sapevamo abbiamo neanche fatto bene come e io lo dico se era il giusto tranquillamente, modo di scriverlo, quindi secondo me magari se c'è stato anche un po' un una crescita, io mi auguro, da chi ha letto il primo al 100 giorni in Patagonia. Io me lo auguro, proprio di cuore, no, c'è di stata la essere crescita. cresciuta. E vi chiedo scusa se magari per qualcuno, il primo libro, non so, magari non è stato come pensava, oppure l'ultimo qualcuno non, insomma, pensava meglio, non lo so No, però ragazzi, però il primo è stato un po' mi più fa una molto piacere prova, quello che ci scrivete, questo sì. e poi il terzo secondo me è il migliore di tutti. Grazie Poi di cuore Michele è il del migliore di tutti supporto. perché noi ce l'abbiamo nel cuore. No, il Michele, migliore del grazie libro. infinitamente. Tutti Nick e grazie di Tina, cuore, grazie grazie Michele, infinitamente. troppo buoni. Grazie, grazie, grazie. Poi leggiamo video più video, Luigi Ambrosini, ce la mettiamo tutta Luigi, ce la mettiamo tutta. Poi magari se abbasso la qualità, io faccio una domanda, poi rispondetemi. Biscardi. Io potrei fare Luci. più video, ma se abbasso la qualità, che poi i video vi piacciono un po' meno, che magari sono montati non proprio come, meno fruibili, poi vi va bene uguale questa cosa? Scrivetelo nei Allora commenti. ringraziamo Carlo Roberto, Ragozzino, Roberto, Eva sì. Corradini è ragazzi, per chi non conosce Eva Corradini, diciamo che cioè Sara è Stefano, nata, grazie. Sì, sono è nata un po' prima, qualche anno prima, però, sono insomma vicini di casa, e quindi è la nostra manager, io quindi quando vedete qualcuno che vi ricorda dei libri è lei, è lei che ci fa perdonatela, pubblicità. perdonatela. No, no, è un ottimo manager, mi chiede anche l'aumento, ma io non glielo darò mai l'aumento, quindi No, no, rimani sui 4K, Antonio dice. no, non è il Non discorso è della tanto la qualità, qualità. è il discorso se nella velocità del montaggio del video, nei dettagli del video, perché io, cioè, si potrebbe fare un video con 10 ore, un video con 20 ore, e mi piace fare il video, tra virgolette, un po' più, è una parola grande, perfetto possibile, cioè perché so che rimane su YouTube, magari qualcuno lo vedrà fra 2, 3, 4 anni, quindi non vorrei fare il classico video che poi diventa una sorta un po' pallosina, diciamo così. Mario, grazie infinitamente. No, e Grazie il di cuore. fatto è che Eva non vuole essere perdonata, ecco. Allora Ma Riccardo m'ha detto: "No, i video vanno bene così come li fate, non la passare", grazie di cuore. sì, perché, qualche volta, insomma, Aspetta, qualcuno domanda tecnica, anche di nuoto, sì. dai parliamo, che no, l'argomento è Sì, che importante. gradazione di olio usi? L'avevo vista prima, L'olio Giuseppe è dimenticavo. quello Scusa dell'anno Giuseppe. scorso, ho messo il 540, anche se per la moto nostra sarebbe meglio un 1050, perché è un motore che gira molto su di temperatura, quindi sarebbe meglio una gradazione più alta che protegge meglio il motore. Però Carlo era l'unico olio che avevo trovato 100% sintetico qua in Sud America. 100% sintetico, avevo trovato solo il 540.
Carlo dice però: "Sì, abbassala la qualità, ma almeno non ci lasciamo per tanto tempo". Allora, noi Ecco, è cercheremo. questa diatriba di cui qualche volta Ultimamente stiamo discutiamo. riuscendo a fare 2 video a settimana e sono tanta roba, 2 a qualche volta anche 3, sono tanta roba. Sono tanta roba perché, lui ci tiene molto a curarli ragazzi, se che siano veloci e che non siano noiosi, mettiamola così, non voglio dilungarmi troppo. Allora, grazie di cuore Grazie Ernesto, Ernesto, grazie di grazie cuore. mille, davvero, grazie. Fabrizio, Muchas gracias. allora Forse un te Cosimo dice: "Sto guardando i video dei visti dei dei vostri vasti viaggi viaggi in in Europa". Europa. Grazie. Grazie perché insomma, ragazzi l'Europa è bellissima, lo sapete tutti. Ma guarda, noi ragazzi, noi E la nostra scelta di vita non ci ve accavalliamo. l'abbiamo anticipato ad EICMA, e magari lo dico perché magari tanti non lo sanno, la nostra idea è di stare 6 mesi fuori Europa e 6 mesi in Europa. Il problema dell'Europa è semplice, è che vivere in Europa come facciamo noi e non è facile a livello economico. Bisognerebbe avere un mezzo a 4 ruote dove la notte non la paghi, ti puoi cucinare da solo, cioè il classico camper, perché l'Europa in qualche maniera ha dei costi importanti per la benzina, per gli alloggi, per il cibo. Qua, soprattutto in Argentina, perché noi attualmente siamo ritornati in Argentina, ragazzi, qua la vita è veramente, veramente tanto economica. Cioè, no, devo farci un video pippone sull'economia argentina, che è molto interessante perché in televisione non ne parlano mai, ma per noi europei, per noi italiani, vivere oggi in Argentina ha veramente un costo molto molto basso. Io parlo anche di una spesa mensile che è un quarto rispetto a quella italiana. Adesso la politica in Argentina è cambiata, forse lo sapete già, c'è il presidente Milei che si dice deciso a cambiare le sorti dell'Argentina. Però ragazzi, loro che per la maggior parte le persone con cui parliamo appoggiano un cambiamento e quindi appoggiano bene o male Milei, sono consapevolissimi che questo cambiamento e gli anni che hanno davanti saranno difficilissimi. Sì, e vediamo anche nella faccia della gente, vediamo un po'. Poi un'altra cosa. Vediamo tanta difficoltà e questa cosa un po' dispiace perché tante volte uno si teletrasporta anche in Italia e pensa un po' a quello che ci raccontavano i nostri nonni, pensa che se magari le cose andranno a cambiare, io quello che un messaggio morale che voglio mandarvi, perché un po' lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, quello che abbiamo in Italia non lo diamo per scontato perché si potrebbe peggiorare anche di molto, come ovviamente si potrebbe anche migliorare di molto, però cerchiamo di tenercelo stretto perché si sta veramente bene rispetto a tante altre parti del mondo. Poi che si potrebbe stare meglio, si dovrebbe stare meglio, io sono il primo a dirlo, però non diamo per scontato che quello che ci abbiamo cerchiamo di non farcelo togliere perché si sta bene, si sta veramente bene. Natale, diciamo basta, che grazie di cuore. Natale, grazie infinitamente. Diciamo che Piero, grazie infinitamente. Muchas gracias. Diciamo che Walter, loro ciao Walter, noi ti aspettiamo in Sud America, Diciamo che loro l'altro giorno eravamo in un posto, c'era la televisione accesa, loro facevano il confronto di quanto costi un paio di jeans, da comprare un paio di jeans qui in Argentina e quanto costi, perché la loro moneta di riferimento è sempre il dollaro statunitense, però fanno moltissimo riferimento allo stile di vita europeo, quindi c'era da una parte Unione Europea, dall'altra Argentina. Il confronto è schiacciante ragazzi, perché loro hanno un guadagno minimo rispetto al nostro, che in questo momento per farvi un esempio, e pagano tantissimo alcune cose. Loro facevano un esempio, il classico zaino per il bimbo costa. Questo l'ho visto io in un negozio passando. Sì, però la fanno Costa anche in televisione. 36.000 pesos Comunque, io argentini. ve la faccio semplice. Lo zaino a grandi linee è un quarto di uno stipendio base. Esatto. Un paio di scarpe è un quarto di uno stipendio base. Tu prendi un paio di scarpe e lo zaino per tuo figlio è la metà di uno stipendio base. Parliamo di cose, ragazzi, che non si possono neanche raccontare. Poi dicevano, è tanto triste sotto questo punto di vista. Facevano una media sicuramente insomma, dello stipendio medio europeo, davano uno stipendio medio intorno ai 1.400, no, forse un po' di più, 1.800 euro.
che forse in Italia non è uno stipendio medio, però facendo la media Però in le- no, Europa però ci era uno può stipendio stare, europeo ci può 1700 stare. dollari era. Germania, 1700 dollari, dollari, quindi verissimo, dollari. 1500-1600 euro. Dino, grazie. Grazie di cuore, Luna Grazie Park, Castagneto, grazie di cuore. Carducci, Luna Park, grazie, Comunque, grazie prima ho letto un'altra infinitamente. domanda. Noi qualche volta facciamo delle digressioni perché ci piace che siate partecipi, perché alcuni di loro ci dicono: portate quello che vedete in Europa, perché sì, le televisioni fanno al loro modo, però portate quello che vedete. Roberto dice: perché separati entro adesso? Roberto, solo che nel senso ci separiamo noi da voi, perché intraprenderemo una strada un po' complicata e se riusciremo a farla non lo sappiamo e magari non avremo una buona connessione internet e questo percorso durerà 6-7 giorni, quindi non ci vedrete in premiere. Tutto qua, non ci vedrete in premiere niente di complicato. Per il video che abbiamo magari vedrete il video, perché spero di farlo questa sera, però noi non ci saremo. Bene, estremamente costoso fare i collegamenti internet con un sistema satellitare tipo Iridium. Allora, il sistema satellitare Iridium, Luigi, serve per mandare messaggi e per chiedere aiuto, non serve per poter caricare un video. L'unica maniera sarebbe quello di avere l'antenna Starlink di Elon Musk, mettiamola in questa maniera, che però ovviamente noi non abbiamo un camper, non possiamo portarci dietro, quindi non si può fare quello che dici tu, se no l'unica maniera sarebbe avere un'antenna tipo Starlink. Sandro dice: mi sono appena collegato, cos'è quella faccia? Quale faccia? Quale? La nostra? Non lo so, Sandro, forse siamo un po', forse parlavamo insomma dei costi europei, di quello che vediamo qui, non lo so, questa allora, è la Giuseppe nostra. Franzetti fa una bellissima domanda: si nota un cambiamento con Milei perlomeno nelle aspettative della gente, visto che non è facile cambiare i fatti? Giuseppe, sì, la gente ovviamente è divisa come in tutti i paesi, però Milei è stato un voto di protesta perché per la gente, perlomeno con chi abbiamo parlato noi, ci hanno detto che è l'unica maniera per provare a venire fuori da questo impasse, perché lo Stato non può crescere come l'hanno strutturato loro, nel senso che se un terzo delle persone prende un sussidio, i ragazzi non fanno nulla e vivono con pochissimo, perché il sussidio è bassissimo, non ci fai nulla con il sussidio. Allora, la politica che c'è stata fino a quando è arrivato Milei è una politica di sussidi, cioè si danno i sussidi anche a chi, insomma, per tante prerogative, per la donna incinta, per chi non può lavorare, per chi è dottore ma magari ha una famiglia a carico, insomma, per tanti motivi e tante volte è anche una questione di amicizie. Questa politica è una politica che iniziò con Juan Perón negli anni 40-50 e purtroppo qualcuno la sostiene, però è una politica che è andata sempre, è diventata sempre più pesante ed è arrivata fino ai giorni nostri. Tante persone hanno voglia di fare, hanno voglia di crescere e questa politica ha fermato il paese. Questi sono i discorsi che ci fanno, i discorsi che ci fanno quelli che voglio provare a crescere. Comunque Giampiero Come dice: seconda domanda, un libro apre un fotografico, non ci state pensando? Uno sarebbe mio. Allora Giampiero, guarda, questa cosa tanto noi non vi nascondiamo nulla, se qualcuno vuole provare a fare quello che stiamo facendo noi, la nostra esperienza potrebbe essere interessante. Scrivere libri, autopubblicarseli, farli a colori, metterci le foto, se lo fate tramite senza editore come abbiamo fatto noi, Amazon ti dà questa possibilità di farlo, si potrebbe fare anche un libro fotografico. Qual è il problema? Il problema è che se fai un libro fotografico con una buona qualità, una buona carta, un buon inchiostro, lo puoi selezionare quando lo vai a pubblicare. Vi dico solo che un libro di 100 pagine, Amazon, e io ho fatto la simulazione, voi potete anche cercarlo perché ormai non è più, è tutto alla luce del sole, quanto costa pubblicare, quanto guadagno c'è dietro il libro e su quel guadagno ovviamente bisogna pagarci anche le tasse. Sul libro di 100-150 pagine, non ricordo, a colori di buona qualità, io dovrei metterlo 37 euro e non prenderci neanche un euro.
Cioè ragazzi, 37 euro io capisco che chi lo deve acquistare, magari per qualcuno non incide nulla, però capisco che potrebbe essere anche una spesa importante e tante volte questa cosa ti fa un po' rinunciare. Bisognerebbe avere forse delle conoscenze giuste, conoscere una Però non lo tipografia, conoscere un escludiamo in editore, magari futuro, con dai, non lo questa vita, escludiamo. quello che abbiamo imparato anche da questa vita è che stando molto in giro si conosce tanta gente, stando nei social, io cerco di... Allora, i social, piccola parentesi, attualmente si parla di limitare l'uso dei social ai ragazzi. Il problema dei social è che vengono utilizzati male, perché Ma non sono, solo dai ragazzi, sono però uno qualche volta strumento anche no. potentissimo. Io dico sempre, se si utilizzano nella maniera giusta, la condivisione è la cosa più bella del mondo, è la maniera per migliorarci tutti. E con i social, grazie ai social, facendo la dovuta Scrematura, si riesce a conoscere della gente che ci dà dei consigli interessanti, che a noi fa molto comodo anche per la strada che devi fare, anche per i visti, per le assicurazioni, per le norme burocratiche, perché qui ragazzi noi, come la classica pubblicità, Alpitour, turista fai da te. Quando sei solo, ogni singolo problema te lo devi risolvere da solo. Sandro però specifica cos'è quella faccia, facce preoccupate, no, perché abbiamo, no, non siamo preoccupati, siamo un po' in ansia, no, io in particolare. Devo essere sincero, quando è complicata la strada che dobbiamo fare, perché, ti ripeto, in 2 moto non l'ha fatta nessuno, e so che significa guidare una moto in 2 pesante a 4.000 metri, e quindi non so se riusciremo a farla, su tutto qua. Però questa cosa mi dà anche tanta adrenalina, tanta voglia di provarci, però la notte dormi, non vedo l'ora di partire. Non vedo l'ora di partire, e soprattutto speriamo nel meteo che sia dalla nostra parte, di non trovare tanta sabbia. Alessandro dice: salutatemi tutti i perri, anche quelli dei 4.000 metri. E che ai 4.000 metri non si incontrano, però 4.000 metri, Alessandro, i perri non ci sono. Ovunque. Adesso venivamo dal ristorante, c'era il cane che apriva la porta da solo, non era il cane del ristorante. Entra, si mette sotto l'aria condizionata, nessuno dice nulla, né il proprietario del locale né i clienti. Cioè noi stavamo... Questo è il Sud America. Porta chiusa, fuori 40 gradi, dentro l'aria condizionata, il cane con la zampa ha spinto la porta, che era anche di vetro pesante, come ha fatto, però lui era bello, un cane, è entrato dentro, si è messo sotto il climatizzatore. Nel locale c'erano 10-20 persone, comunque c'erano, il proprietario del locale non mi ha detto niente nessuno, però io dicevo con Pablito, che mi ha mandato un video delizioso stamattina, perché alla fine deve prevalere la razza umana inteso come essere umano? Perché deve prevalere? Il mondo è dai perri e degli esseri umani, quindi se il perro vuole entrare su una casa che ha costruito l'essere umano e l'essere umano non dice nulla, va bene così. Luigi Angelo Librizzi dice la Starling in moto è improponibile, verissimo, è improponibile. Francesco Giuli, grazie infinitamente. Grazie a Francesco e a Antonella da Trisungo. Spero di averlo pronunciato bene. Domenico, Frank, fai parlare un po' Sara, ci piacciono i biopipponi, ma su ambito motociclisti. No, ci accavalliamo, non ci accavalliamo. Leggiamo un po' di domande, dai. Sì. Ciao Francesco e Sara, vi auguro in un futuro prossimo di continuare a viaggiare con un Unimog. Qualcuno sarebbe meno preoccupato, buon viaggio, a presto. Francesco, grazie di cuore, grazie per l'augurio. Ma poi a me queste cose, io sono innamorato follemente di questi mezzi, solo che hanno dei costi veramente. Quando diventeremo che ce lo potremo permettere, mai. Sì, però... più che quando, semmai ce le potremmo permettere, ma probabilmente no. Magari, che ne so, anche una sorta di collaborazione con qualche azienda seria che ci dia una mano, che ne so. Però devo essere sincero una cosa, Francesco. Allora, sicuramente per mio padre, per i suoceri, un mezzo 4 ruote per le mie sorelle, per mio nipote in arrivo, per il nostro nipote in arrivo, grazie a Luci. Quindi sicuramente loro sarebbero più tranquilli, perché è indiscusso che la moto è pericolosa. Però è anche vero che anche se avessimo avuto la possibilità, vivere quello che stiamo vivendo, ne parlavamo l'altra sera con Michele, che c'ha un altro canale, ha un Defender, che lui viaggiava molto in moto e adesso viaggia con un Defender, e praticamente lui mi ha detto che è tutto un altro viaggiare, è tutto più comodo, ma ragazzi, pensate al caldo, pensate alla pioggia, pensate al peso della moto, pensate che in certi posti non ci puoi andare, invece con un mezzo 4x4 non hai limiti. Poter vivere
in tranquillità la tua cucina, perché è una cosa veramente che noi ci Quella manca. che ci Quando quello che ci non manca di più quando viaggiamo un è po' la più cucina. veloci, che non prendiamo le strutture, che dobbiamo andare a mangiare qualcosa nei ristoranti, ragazzi, guarda, è molto meglio potersi cucinare da soli, perché vivere in questa maniera è complicato. E poi anche ogni volta che arrivi sulle strutture, che dove andremo adesso in questi giorni, se vi faccio vedere 2 strutture, cioè significa si scende a livelli che non so se dovremo mettere la tenda dentro la stanza, se ce l'avremo, Staremo non a lo so. vedere, Vedremo. Se hai un tuo mezzo, la vita diventa più semplice e più bella. Però vi ritorno a dire che l'emozione che ti dà la moto è una cosa che, cioè, io ve la dico in questa maniera: se noi avessimo un mezzo 4 ruote, forse lo utilizzerei in quelle zone dove costa più vivere in questa maniera, Quindi per magari l'Europa, per diminuire le gli spese. Stati Uniti. Però magari nei posti dove questa vita è più economica, anche se è più dura, quando la vita è tanto dura, al tempo stesso, nella lunga distanza fai tanta fatica e quindi un attimo ti devi fermare. Però mentre la fai, quella proprio durezza ti ritorna indietro qualcosa di veramente bello, perché tutte le persone che incontri quando ti vedono in moto hanno un approccio totalmente diverso rispetto a quando ti vedono con un mezzo Ma a 4 anche ruote. tu che viaggi in moto, è un approccio diverso, Anche tu, sì. che è diverso da quando anche noi viaggiamo in macchina, è completamente diverso. Tu ti poni in maniera diversa rispetto alle persone che incontri, ti poni in maniera diversa rispetto all'ambiente, perché in realtà hai una visione a Però per me 360 sai cosa che gradi. cambia proprio il fatto che ti stanchi fisicamente. Quando ti Probabile, stanchi è probabile. come se le endorfine vengono prodotte, quando io È come se tu ti sentissi, dico una cosa grossa, qualcuno mi criticherà, più in pace col mondo che hai intorno. È una cosa che grazie io Francesco, non so se l'abbiamo ringraziato perché è comparso adesso, non mi ricordo. ecco, ripeto, non sono una motociclista piena, però è questo. Quindi, perdonatemelo se ve lo dico, ma è così. Qui ci chiedono anche per i vostri amici l'incidente Audi. Vania sta recuperando. Adesso aveva una visita da fare e Allora, dall'esito della visita iniziava insomma la sua terapia, proprio come si dice? da domani in teoria tolgono il Sì, gesso e inizia la fisioterapia. ecco, Quindi la fisioterapia, la riabilitazione. riabilitazione, non mi veniva. Comunque sta bene. E con Beppe, il marito, Stanno già programmando il prossimo viaggio in Argentina cioè dell'anno proprio la prossimo. strada questa qui che stiamo facendo, l'avevamo vista già con Beppe L'avevamo e programmato. onestamente Beppe mi ha detto non la fare. E devo dirvelo con la massima tranquillità, io sono un po' di coccio e Stiamo a vedere, ci dai. voglio provare. Cioè ragazzi, ci voglio provare, Torneremo si torna indietro. Giuseppe Casamassima dice: mi sono spesso chiesto come sia possibile che l'Argentina soffra continuamente in questo modo con tutte le ricchezze e risorse che hanno. Se lo chiedono anche loro, è forse il cruccio più grande è proprio questo. L'Argentina è ricchissima, ragazzi, è veramente ricchissima. Purtroppo loro riconoscono di aver avuto le persone sbagliate a guidarli, e come spesso accade. Los politico dicono Los continuamente che politicos, si sono rubati tutto. è veramente. Ciao Alessandro Glaciale, ciao, come Alessandro, stai? sì, No, Alessandro, tutto bene, era solo per dirvi, te lo dico velocemente, ne abbiamo parlato prima, che magari non ci vedrete per un po' di tempo, non penso nei video, perché i video spero di programmarli, perlomeno uno di programmarlo, però per 7-8 giorni l'idea è di fare una strada con pochissimo internet, quindi forse non so se riusciremo a fare la premiere, a sentirci in chat, roba varia, tutto Sebi qua. e Tiziana Niente di complicato, di preoccupante. ci salutano dal santuario della Corona di Spiazzi. Un bacione, un viaggio strepitoso, ce l'abbiamo nel cuore, un posto strepitoso. L'Argentina è il paese di Bengodi per i vegetariani. Domenico dice, non Sì, potete fare l'ebook? Sì, l'ebook, Domenico, si potrebbe fare l'ebook fotografico, ci devo studiare, però sai che io sono un po' per la versione cartacea, mi piace proprio averlo a casa sotto mano, vedere la foto in dimensione gigante, solo per quello, però si potrebbe studiare. Giuseppe, è verissimo quello che dici per boliviani, brasiliani, per gli abitanti del Paraguay, che non so bene pronunciare. Adesso un po' il discorso sta succedendo anche in Cile,
hanno molta immigrazione, soprattutto dal Venezuela, che non sta passando anni facili purtroppo, e questo, come spesso accade, suscita anche qualche sentimento, un po' di rabbia per la gente che entra, purtroppo. Purtroppo lo vediamo anche in Italia. Comunque lui ci dice una cosa interessante a proposito dei social. Ho un amico fotografo di fama internazionale e un libro fotografico meno di 70-100 euro non si può vendere. Esatto, Luigi. Quindi mi ha anticipato, e se vuoi qualcosa di veramente serio, professionale, la carta deve essere buona, la stampa deve essere buona e i costi sono alti. Ha dei costi improponibili, infatti è scritto sotto. Armaduc dice: provate a mettere nei prossimi libri, se volete, ci ho pensato e già gliel'ho detto a Sara, si può fare questa cosa Sì. qua. Marco e Ivana, un abbraccio anche da parte nostra. Dobbiamo Allora, scorrere perché siamo rimasti fermi in chat. Scusate ragazzi, noi parliamo e già è un'ora che parliamo. Marino Arzilli, Diteci se Sara, siamo ma come non noiosi. sei una vera musicista? Avrai fatto 200.000 km in moto, ma sì, l'ha fatti 200.000 Sì, Marino, li ho fatti, però siccome non sono alla guida e non sono una che si sporca tanto le mani, diciamo così, sono un po', lo dico sempre per scherzare, sognavo una vita a Versailles, vuol dire che sono un po', non sono la vera motociclista, su un ecco. Unimo che sarebbe meglio. No, non sono una vera mi piace andare in moto, mi piace molto, però non sono una vera motociclista, allora qualche volta lascio la strada a chi ne ha più di me. Adriano dice: ciao ragazzi, quando viaggi in macchina viaggi con il corpo, quando viaggi in moto viaggi con l'anima. È un Forse po', hai fatto il giusto, Adriano, hai fatto un po' è vero, anche un po' secondo è me. vero. Sei una Basta Sara, motociclista vera, grazie, ok. grazie, grazie. Detto, intendere la vita in modo diversamente da ogni altro veicolo lo può capire solo un vero motociclista, Un po' è Fabio. vero. Sara, sei la nostra motociclista Allora, prigioniera del cuore. Grazie questo anch'io da Marino. vecchio. Continuate a viaggiare divertendovi, non fatevi prendere dall'ansia della sfida. No, poi Nazario, Gianluca ha detto una bella cosa: in moto, almeno per me, mi fa sentire parte integrante dell'ambiente che mi circonda. Odori, cambi di temperatura, bravissimo, un po' bravissimo. difficile da poter spiegare. Sì, è un po' Gianluca, difficile da è poter difficile da poter spiegare, è spiegare. vero. Perché proprio tante volte quando senti il cambiare della temperatura, che cambia proprio l'aria in faccia, Nazario, è comunque bellissima. il tuo insegnamento lo tengo nel cuore, dice: "Non fatevi prendere dall'ansia della sfida". È vero, e io che non sono una grande, non ho grandi competitività, non cerco sempre un po' di, insomma, di, dribblare la sfida, mi faccio un po' prendere quando sento che il gioco si fa un po' duro, mi faccio prendere dall'ansia, lo terrò a mente. Mauro dice: no, Francesco, non mollare la moto per noi motociclisti è una bestemmia. Per adesso Mauro non si molla nulla, ma l'idea mia, se avessi anche la possibilità di un mezzo quattro ruote, io non farei un viaggio come magari potete vedere qualcun altro, senza fare pubblicità, senza parlare di altri che hanno anche dei mezzi, che vivono sui mezzi. Io non vivrei a lungo per sempre su un mezzo quattro ruote, perché mi mancherebbe troppo la moto. Cioè, magari farei, che ne so, 6 mesi e poi fra i 6 mesi ripartirei con la moto. Mancherebbe troppo. Gennaro che ti fa un complimento perché ci sono io anche di fianco a te, però a parte questo dice: "La moto è solo un pretesto". È vero, la moto è anche volendo è anche un pretesto per viaggiare, no, perché è bellissimo viaggiare, però si può viaggiare in 1000 modi, non c'è limite anche a piedi si può viaggiare, anche a Assolutamente. piedi. Avete Aspetta, in programma il Venezuela? Sì, abbiamo in programma il Venezuela, diverse persone ci sono state. però il nostro programma, senza andare troppo in avanti, il nostro programma di quest'anno è a giugno tornare per ripartire con l'altra moto e magari, che ne so, vedremo se andare con più calma verso Capo Nord, perché in Russia, vediamo. E comunque per quest'anno di fare tutti i passi, quindi salire, fare queste strade un po' complicate, andare in Bolivia, il nord del Cile, forse il sud del Brasile, e poi nel 2025 salire ancora un altro po'. Ragazzi, noi vogliamo vedere tutto, non vogliamo fare il classico viaggio, che ne so, Ushuaia, Alaska, perché abbiamo fatto questo cambio di vita perché per noi viaggiare non è più la meta, ma appunto viaggiare è conoscere, fermarsi, Capire, lavorare, perché capire dobbiamo anche. il nostro non è un viaggio in moto dove 6 mesi stai sempre sopra la moto, fai 30.000 chilometri e non fai nulla, perché ovviamente per te la tua vita è diventato il viaggio. Per noi la nostra vita è fare 70 lavoro e 30 Noi viaggio, non possiamo quindi fare non ci possiamo questo. permettere quella cosa là, e quindi
andremo piano, ma al tempo stesso è bellissimo perché conosci un sacco la gente e conosci veramente il posto. Conosci Cioè le non problematiche vere, non quelle che qualcun altro, anche uno schermo, ti dice da sempre. se sei sopra la moto 10 ore al giorno, secondo me ti perdi una parte importante del viaggio. Questo è il mio punto di vista e sicuramente cozza contro il classico viaggio da motociclista. Sì, contro il Però è il mio punto di vista, io ragazzi ve 95%. lo devo dire, quindi questo cambiamento è stato fatto anche per questo motivo. Comunque, Carlo Agozzino dice: "Ritornati in Calabria, vi ospito io nella mia parrocchia, sono un sacerdote". grazie Un Carlo, grande grazie. onore che sei collegato Carlo, grazie. Domenico, buongiorno a voi. Questo è perché non pensate di avere un mezzo con moto a seguito di utilizzarlo come base e spostarvi con la moto? Leggilo bene, se no Sì, non Domenico, allora buongiorno a voi. Qui è sera perché non pensate di avere un mezzo con moto a seguito di utilizzarlo come base e spostarvi con la moto. Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato benissimo, Domenico. Il problema è che un mezzo come lo intendi tu è un mezzo che ha dei costi che noi ora non ci possiamo permettere. Quindi per adesso l'abbiamo accantonato. Quello che potevamo fare noi in questo momento della nostra vita era partire con la moto e provare a vivere in questa maniera, provare a fare questo lavoro per vedere come sarebbe andato e per vedere se cresce, se c'è la possibilità di mantenersi. Fare una cosa del genere, ragazzi, bisogna avere una buona disponibilità economica per poter partire. Allora, Enrica, grazie. Scorriamo un po' piano per leggerli Grazie tutti, cuore, però Enrica, grazie del davvero di supporto. cuore. Francesco Saia, come stanno tutti i motociclisti nei viaggi in moto si provano sensazioni che in macchina non si possono provare, gli odori, la visuale, eccetera. Cioè anche, Francesco, una cosa che anche nel video, quando Sara tiene la camera, pensate a vedere la stessa immagine da dentro l'auto, oppure magari anche con la mano fuori dal finestrino. Non è la stessa cosa, perché voi quando vedete il video è un po' quello che vediamo noi dalla visiera del casco. Allora, Joker dice: "Puoi sempre barattare il GS con un van". Joker, il GS è costato 18.900 €, il van attrezzato ti danno Cioè il GS è stato il nostro TFR, quindi no, anni una parte, un nostro un no, cavolo, il mio che ancora una vabbè. parte, ma neanche a metà, non scherziamo su queste No, no, cose. una piccola parte del Che poi ho TFR. venduto la macchina, quindi non ho più la Allora macchina. c'è però Audi che, scrive, scusatemi forse ho il sarò nostalgico, ma mi mancano i video di Capo Nord. Audi, ti mancano i video di Capo Nord per i paesaggi di Capo Nord Esatto, spiegati o meglio, Audi. spiegati che poi ti No, leggeremo sai di perché dico nuovo. spiegati? Perché la nostra idea è di tornarci a Caponord, questa volta E con più. Rino dice: "Speriamo che vada meglio dell'altra volta." È vero. Esatto, speriamo che vada molto Forse il meglio. tentativo è Però proprio sai per che sfidare Rino, la il sorte. discorso è di tornarci questa volta con le giuste tempistiche, di condividerlo in maniera seria, perché la mia idea, quello che ho, ma proprio lo dico tranquillamente anche a livello di lavoro, siccome Caponord è considerato per l'europeo, per l'italiano, un po' il viaggio della vita, la mia idea sarebbe quella di creare una sorta di guida, anche cartacea, fatta in maniera seria, dove la gente può attingere qualcosa per il proprio viaggio. Perché, Vediamo ragazzi perché se se ho il riusciamo. tempo, se abbiamo il tempo disponibile, il problema è che costano quelle zone là, però se abbiamo il tempo disponibile per poter visitare diverse città, magari la gente gli puoi dire su quella cittadina è carina, oppure quella strada è migliore dell'altra, penso che verrebbe fuori qualcosa di carino. Con il vostro supporto magari qualcosa si può fare, perlomeno ci si può provare. Manco gli auguri mi fate, Maurizio, Aloisio, evidentemente è il tuo compleanno, buon compleanno. Buon Cioè compleanno. poi un giorno stranissimo, 29 febbraio, bella giornata. Gianluca Mengoni. Ciao Gianluca. Ciao Siete ragazzi, siete bellissi Chi bellissimi. non risica non rosica, siete nel mio cuore, sono sicuro che riuscirete, speriamo, Gianluca, grazie di speriamo. cuore. Gianluca, per chi non lo conosce, è stato un mio collega di lavoro per 20 anni, quindi è un fratello. Paolo Quindi Alfonsini dice: "Io che pensavo che il viaggio, era andare a prendersi un caffè in giornata almeno a 3000". Paolo, Paolo! sei un bastardo. Perché mi vuoi tirar fuori delle cose? Pablito! Mi dà le emozioni come essere con voi. Matt Dan, grazie infinitamente, perché per noi è un grande onore questo messaggio. Sono Leonardo, 56, auguri Maurizio, auguri di cuore. ciao Francesco, vi seguo sempre nei vostri viaggi, siete una coppia stupenda, con una donna accanto come Sara non hai limiti. Ce l'abbiamo i limiti. Venite in Sicilia, sul golfo di Castellammare, vi Stellammare, ospito. mamma mia. Segnato, Leonardo Pupitone, tutti i titoli di Leonardo lo matrimonio. segnava perché noi, la realtà è che in Italia ci lasciamo il cuore, in Sud Italia anche perché insomma col mare, col Marino senso dice, se tornate a Caponord dell'estate. mi aggrego. Marino, noi però vogliamo andare. Allora,
tanti ce l'hanno scritto, onestamente, perché non organizzate qualcosa? Si potrebbe anche fare questo come forma di lavoro, però quello che vogliamo fare ora è andare piano e quindi visitare il più possibile e condividere il più possibile. Questa cosa cozza un po' con il classico viaggio a Capo Sì, Nord, con come vuole viaggiare perché la dietro gente. c'è bisogno di tantissimo tempo, quindi non facciamo ancora questa cosa. Ci sono diverse persone che conosco che organizzano viaggi a Capo Nord, e praticamente molte persone ovviamente si aggregano perché magari non vogliono andare sole, perché magari non si sentono sicure, perché magari hanno bisogno proprio di qualcuno che pensi per loro, perché non hanno tempo. Ci sono 1000 motivi per creare questi viaggi e magari un giorno lo possiamo fare anche noi. Peter Carr dice una cosa importante: abbiamo viaggiato in camper e in moto e tende. Il 2019 abbiamo venduto il camper che aveva 9 anni. Ha i suoi vantaggi, ma anche molti ingombri e limitazioni di parcheggio e transito. Peter, sei un Verissimo, grande, sei un verissimo, siamo grande, perfettamente ma io quello che dico d'accordo. sempre, non c'è il mezzo perfetto. Io infatti che cosa vi ho detto? Vi ho detto che per la vita che facciamo noi, non per fare la classica vacanza, io per avere una casa, per abbassare il budget, il camper in Europa va bene perché è come se hai una casa che ti ha la possibilità di fare questo lavoro e limitare le Nella spese. tranquillità e limitare le Però spese, sì. se mi parlate proprio della bellezza di poter vedere la moto è un'altra cosa. Però anche la moto ha 1000 limiti e ha 1000 difficoltà in più del camper, quindi non c'è il mezzo perfetto. Secondo me bisognerebbe fare un viaggio con uno e l'altro e poi Sì, riprenderseli. poi dipende molto dalle fasi della vita e dipende molto dalle persone, dal carattere di ognuno di noi. Domenico, se veniamo a Nordkap passiamo per Oslo, dove sei tu, e lo sappiamo Assolutamente. che ormai è tappa fissa. Aspetta, qui scorrono troppo Ragazzi, veloce. siamo a 1 ora e 15 minuti. Fra poco Dopo chiudiamo, ci dopo ci insultate che siamo troppo lunghi, quindi fateci sapere. Allora, Mario Cipoletti, ragazzi, dite la verità, è che avete nostalgia di Corridonia delle vostre marche, siete stupendi. Mario Cipoletti. Nostalgia, cioè quando sei fuori non è nostalgia, nel senso Siamo che anche fuori da poco tempo adesso, no, quindi nel non. senso è che la nostalgia è il vivere bene. Noi abbiamo fatto questa scelta anche per star meglio magari di come stavamo prima, e qua fuori Italia, nei paesi poveri dove la vita è più economica, si fa più Non mi fatica a piace vivere. chiamarli paesi poveri, nei paesi che hanno un po' più di difficoltà, quindi dove i Quindi prezzi non è sono. nostalgia, è un po' il fatto che devi abbassare i tuoi standard. E Sì, quando tu sei abituato a certi standard, come mio padre me lo diceva sempre, quando l'uomo si abitua a una certa maniera fa fatica a tornare indietro, e un po' devi tornare indietro quando vieni a vivere su luoghi come questi, però fa parte del viaggio. E vi posso dire, questa cosa me la posso mettere per iscritto, me la posso anche tatuare, e ti cambia. Questa cosa non è, cioè, quando uno dice si torna da un viaggio, un po' ti è cambiato il viaggio. Secondo me quando fai un viaggio di 10, 15, 20 giorni non ti può cambiare, perché soprattutto vai veloce e soprattutto vedi poco di quello che praticamente, di com'è la vita in quel luogo. Quando ci stai tanto tempo ti cambia, perché tu in primis devi abbassare gli standard. Considerate che noi come abbigliamento, io ho 4 magliette, cioè io ho un paio di pantaloni lunghi, un paio di scarpe, cioè se staremo qua 6 mesi con un paio di scarpe, hai quelle, cioè diventi un po' più sporco per forza di cose, per forza di cose, non lo perché accetto questo. perché è così, Sì, è ragazzi. vero Pensate un ragazzi, attimo è quello che vero, avete a è vero. casa e racchiudetelo in un saccone e vivete in quella maniera. È Però complicato. però poi diventi un po', è come se, Però ti abitui casa dopo, ti tua abitui. Casa casa tua tua diventa rimane quella sacca sì, là. però casa tua rimane l'Italia, è normale che sia così. Però, guardate, quando io mi sono fermata con la moto durante l'incidente di Vania, mi sono fermata di fianco alla moto, qualcuno anche vicino a me, i miei amici, Eva in particolare, mi ha detto: "Però non mi è piaciuto che ti sei fermata, non avevi paura?" Ragazzi, siamo leggermente entrati, in quello che è la realtà. Ormai un po' conosciamo questo posto ed è come se fosse più familiare. È difficile da spiegare, non pensavo potesse essere possibile, invece è andata così. Voglio leggere però il messaggio di Paolo Agostinelli che dice: "So che ora è molto difficile, ma io vi rivedrei ancora in Russia". È un discorso delicato perché sappiamo che ci sono purtroppo, e a me questo spezza il cuore, ci sono diverse fazioni, per quello che sta accadendo ormai da qualche anno.
Sì, anche noi ci rivedremo in Russia. Lasciamo stare la politica, perché la gente non è quello che è la politica. La gente è un'altra cosa. Ogni paese ha da raccontare tantissimo che non c'entra nulla con la politica. Quando si parla di Russia, si parla a nostro parere, si parla di cittadini russi, della gente che vive in Russia. Se si parla di Ucraina, si parla di gente che vive in Russia. La stessa cosa, purtroppo lo stiamo vedendo, è per Israele e per la Palestina. Lasciamo fuori la politica. La gente è quello che ci interessa. Io non ve lo posso dire quello che ho dentro la testa, perché poi aprirei un vespaio e No, lasciamo stare, lasciamo la politica fuori da tutto. Ecco, questo era per dire, anche noi ci rivedremo in Faber Moss Russia dice: perché c'è molto da vedere e molto da fare. a livello di emozioni Capo Nord o l'attuale avventura. A mio parere Capo Nord è bellissimo, ma i paesaggi che state attraversando sono maestosi. Faber non è Non è paragonabile, paragonabile. non solo per Allora, i Capo non solo per Nord i paesaggi. Capo Nord è bello, cioè siamo sinceri, cioè, perché poi io sono un po' diretto quando parlo, però anche se Devi vado essere un po' più no, diplomatico. non me ne frega nulla. Capo Nord è bello, la Norvegia. La Norvegia è un paese bellissimo, soprattutto da Trondheim a scendere e magari la parte finale, perché anche nel centro c'è poco. Ma se uno va a Capo Nord, vi faccio un esempio, se vai a Capo Nord con 15 giorni, prendo la strada più breve, per dire sono andato a Capo Nord, e passi per la Svezia, la Finlandia, cioè ragazzi, uno si perde l'80% del viaggio. Il viaggio vero di Capo Nord è stare, magari, se uno ha poco tempo, spararsi veloce il più possibile la Germania, anche se ci sono 1000 cose da vedere, ma se uno ha un tempo limitato, i chilometri sono tanti, dedicare più tempo in assoluto alla Norvegia, perché la Norvegia è il vero viaggio a Capo Nord. Se parliamo di qua, non è paragonabile perché solo il fatto di poter arrivare con la moto all'altezza del Monte Bianco, ragazzi, emozioni che le vivi sulla propria pelle, il fatto dei paesaggi infiniti, strade dove non incontri nessuno, lo sterrato, le difficoltà, cioè non è paragonabile, cioè non possiamo paragonare sotto questo punto di vista, ma a livello paesaggistico, ragazzi, la Norvegia è veramente Bellissimo. spaventosa sia in inverno che in estate. Per esempio un mezzo a 4 ruote, sarebbe bello andare in Norvegia proprio in inverno per potersela godere con l'aurora boreale, vederla perché ogni paese andrebbe visitato per tutte le stagioni, ogni stagione restituirebbe una bellezza diversa. La Norvegia è il vero viaggio a Capo Nord. Cioè io, per carità, qualcuno mi manderà a quel paese, però non concepisco il fatto che magari vado a Capo Nord e salto determinate cose per poter arrivare al globo. Però capisco anche che se uno ha quel sogno, a quel tempo, è giusto che ognuno L'abbiamo faccia, fatto anche noi è di giusto che correre, ognuno ragazzi, faccia è quello che normale. può Matt fare. Dunn ti dice: "Resta così come sei, Fra, diretto come sempre". Matt, non glielo dire, perché stiamo lavorando per fare il contrario. Sempre sinceri, mai diplomatici. La sincerità paga sempre, magari non subito. Paga Tania, sempre. purtroppo Purtroppo, non è il mondo giusto, ne dovremmo cercare un altro, però siamo sai che grandi Tania, adulti e vaccinati, lo io Tania ti sappiamo. dico il mio punto di vista, la sincerità paga a te in prima persona, perché se tu vai a dormire e stai tranquillo, è la cosa più bella del mondo, però che in questo mondo paga la sincerità, purtroppo anche con questo lavoro che stiamo facendo, ti rendi conto che se sei diplomatico e sei una persona che strizza un po' l'occhio quando bisogna strizzarlo nella giusta occasione, ne trai vantaggio sotto il punto di vista, sotto tanti punti di vista, però devi riuscirci a convivere con questa cosa, e se non fa parte di te, io dico sempre, insegui quello che ti senti di fare, perché devi star bene con te stesso. Cesare De Luca dice: "Non avete avuto mai problemi con le autorità locali?" No, No, non abbiamo no, avuto mai problemi. C'è una bisogna domanda, importante di assolutamente no. Gabriele Barbera, però non ho capito. Scusatemi, ma questo non è tornare indietro. Tornare indietro è fare senza di assicurazioni, copertura sanitaria, niente elettronica, nessuno che vi può dare una mano. Riferito a cosa, Gabriele? Forse ci siamo un attimo Vuoi dire che quello che stiamo vivendo qua non eh è sì. tornare indietro, perché bene o male assicurazioni, copertura sanitaria, niente. Scrivicelo, Gabriele, quello No, che magari intendevi no, in perché particolare. magari bene o male loro, quello che dice Gabriele, ce l'hanno qua, un po' di copertura sanitaria, un po' di elettronica. Questo non Sì, è sì, tornare certo. indietro. No, Però avevamo magari, detto però non abbiamo scrivilo meglio, toccato Gabriele, forse magari ho capito male. magari noi non ci siamo resi conto di aver detto qualcosa usando questi termini, ecco. Ecco, Roberto
Roberto dice: "Hai ragione Francesco, io parto il 15 luglio, perfetto, Poi Capo tra Nord. Norvegia e poi Capo Nord, quindi il 15 luglio perfetto per Daniele partire." Guardiani, la sincerità ti fa pagare più che paga, vero? Credo, aggiungo io, no? Grazie Daniele. Vero, vero, purtroppo. Il modo con cui raccontate le vostre esperienze mi suscita tanta ammirazione. Fabio, grazie di cuore, noi ce la mettiamo tutta. Salve, sono appena entrato, come dobbiamo separarci per un po'? Cosa avete intenzione di fare? Donato, velocissimi, no, faremo un pezzettino di strada dove c'è poca connessione internet e magari non ci vedrete più in Premiere, forse per un po' di tempo magari i video salteranno un po', ma roba breve, perché magari non so neanche se riusciremo a farlo. Francesco Falanga fa una domanda molto, molto interessante. Tra Ecco. 10 anni dove e come vi vedete? Allora Francesco, questa è una domanda che ci hanno fatto in tanti, che io in primis mi sono fatto prima di fare questo folle passo. Però il discorso è questo, il discorso è che se tu non ci provi sulla vita non lo puoi sapere. Se uno mi dice dove puoi arrivare, allora io sempre con la massima schiettezza, noi ci stiamo impegnando tantissimo, cercando di fare le cose più serie possibili, cercando di condividere questo mondo, di farlo vedere, di mostrarlo come se fossero gli occhi di chi guarda, in maniera seria. YouTube è un canale che ti dà questa possibilità, ma sappiamo benissimo che quando magari i tuoi video, i tuoi contenuti sono seri, non sono visti da tantissimi, perché tanto oggi di cosa si parla? Si parla di Fez, della Ferragni, anche noi da qua, No, non tocchiamo tasti, no, non ci per interessa. dirvi che si parla di questo, e se sei tanto serio, vuoi fare qualcosa di bello, perlomeno bello per noi, il successo, Forse. tra virgolette, che magari nel senso la notorietà, i numeri non cresceranno mai più di tanto, però è questo il nostro modo di fare, è quello che ci piace fare. Se si riuscisse in qualche maniera, quello che ho in testa io, di farsi conoscere di più, di poter fare qualche collaborazione con qualcuno di serio. Vi faccio un esempio: io ho tante aziende che vorrebbero che magari noi utilizzassimo le loro cose. Le aziende che abbiamo le ho scelte io, perché io so che quel prodotto, se ve ne parlo, ne sono sicuro di quello che parlo, e praticamente io in primis lo utilizzo perché ci sto io sopra la moto. Parliamo di Rucca per chi va in moto, cioè ragazzi, io non è che ve lo devo dire io che Rucca è la Ferrari dell'abbigliamento, voi andate a vederla e la indossate, non è che è l'unica, oltre alla Ferrari cos'è, c'è la Lamborghini, c'è l'Aston Martin, però ragazzi, sono io fiero di indossare quella roba, sono io che la comprerei in prima persona. Per questo, con questo modo di fare, fai fatica ad andare avanti, perché una selezione su questo lavoro non è azzeccata per poter avere un ingresso economico importante. Però se fai 10 anni come ti vedi, mi vedo che non so se riusciremo a fare questa, perché è difficile anche sotto il punto di vista fisico, soprattutto in moto. Però che ne so, se io già adesso riesco in qualche maniera a mantenermi economicamente, il massimo sarebbe riuscire a mettere da parte qualcosa. Ci stiamo provando sotto questo punto di vista. Poi penso anche che ho un lavoro, un background, che se dovessi fra qualche anno tornare a fare il lavoro di prima, penso che non avrei nessun tipo di problema, perché è un lavoro veramente complicato da fare, che devi avere magari delle qualità per poterlo fare. Quindi non ho grande paura sotto questo punto di vista, però forse qualcuno penserà che sono un po' folle. Non ci penso tanto, perché se mi fermo a pensare a questa cosa, non penso che... Gabriele Barbera infatti specifica, ti dice esatto Francesco, fermarsi e tornare indietro significa fare a meno di tutto ciò che è superfluo e limitare i nostri privilegi, perché siamo tutti privilegiati noi occidentali. Gabriele, Verissimo, hai verissimo, centrato in pieno. verissimo. E Comunque, dico solo una cosa al volo, prendetela con le pinze, nel che prendetela col nostro modo di ragionare, con quello in cui siamo investiti in Europa, è difficile fare questa digressione che adesso vi farò. Però qualche volta ci viene chiesto: ma come fate ad andare in quei posti se non avete la certezza di un ospedale funzionante, se non avete la certezza di... Oppure come fate se non adesso non state pensando alla pensione? Ragazzi, è verissimo, no, la perché pensione non è vero che ci stiamo no, ci pensando, stiamo perché pensando, però noi ragazzi, ragazzi io ho una partita IVA, sto pagando i contributi. sono pensieri sacrosanti. Però
se la guardiamo da un altro punto di vista, ci siamo ridotti a pensare, a quando saremo male, No, perché, no, uno aspetta, uno deve guardare non mi so uno spiegare, deve non mi so guardare spiegare. avanti in maniera razionale, perché l'età cioè se io Certo, penso che sono quasi 18 mesi che non lavoro più in ufficio e faccio questa vita qua, per me ragazzi sembra che ho iniziato ieri e quindi il tempo, passa talmente in fretta, come dice anche Paolo Alfonsino, come si dice a Roma: "Tra 10 anni beato chi ha un occhio". Un po' io, ci voglio pensare a questa cosa, perché io l'ho detto tante volte, io ho perso mia madre a 63 anni e non aveva mai avuto nulla sulla vita. E magari uno mi parla della pensione e lei non ci è arrivata perché è morta 6 mesi prima. Quindi dipende da tante cose. Uno deve guardare, deve essere onesto, deve essere serio nel pensare al futuro, perché magari la salute che hai ora, fra 10 anni non ce l'hai più. Però al tempo stesso, e per questo noi non è che stiamo qua a non fare nulla, anche per voi che magari sembra una banalità, stare dietro lo schermo, parlare con voi, io ragazzi ve lo dico tranquillamente, io sto sudando sotto le ascelle in una maniera vabbè, spaventosa, siamo un po' perché no, agitati non è che sei nel eccitato, dire però è il anche tuo di lavoro, spiegarci devi stare bene. attento a quello che dici, devi essere sincero, non è facile. Fare un video, stare sempre con la camera in mano, tanti ci scrivono: "Ma tu ti perdi un po' la bellezza del viaggio". Lo so che mi perdo un po' la Però bellezza è il del nostro viaggio, ma lavoro. non posso fare altrimenti, perché io prima andavo in ufficio dalle 8 a mezzogiorno, dalle 2 alle 6, ora non ci vado più, devo fare qualcos'altro. Cioè non si può vivere di quello che ci piace al 100%. Quindi bene o male Perlomeno noi non possiamo bisogna farlo. certo, se uno lo può fare sono contento per lui, Certo, però fortunato. però pensare anche no, la domanda è lecitissima, ci penso, però al tempo stesso dall'altra parte con un occhio guardo a una mia sicurezza fra 10 anni, con un occhio guardo anche alla mia felicità ora, perché è anche vero che se io mi perdo la felicità ora, non so neanche tra 10 anni come ci arriverò. Cioè nel senso è complicata questa domanda e la Sì. risposta è molto soggettiva. Gojama dice: "Forse, Sara, volevi dire che non possiamo vivere in attesa del male, ma cercare di essere più positivi e godersela." Voglio dire che È forse, è strano, è difficile da spiegare. Forse, noi che stiamo bene, perché noi siamo identificati qui come Europa prima che Italia, io ve lo ripeto sempre, voi in Europa, non ci dicono voi in Italia, voi in cioè Europa. noi ora siamo sinceri, noi qua siamo, che ne so, Oddio, come scusate. come se siamo i ricchi del paese. Cioè ragazzi, siamo onesti, non portiamo l'acqua Però al nostro mulino. Cioè diciamo la verità, quando ti vedono cioè noi parliamo, è facile per noi, è facile, perché io vado in giro con una moto che qua è come andare in giro con un Ferrari puro sangue. Per chi ti guarda è un po', io vedo anche gli occhi dei ragazzi, che come vedere gli occhi dei ragazzi piccoli è come speranzosi, ma al tempo stesso non sono invidiosi. Da noi invece quello che è cambiato è c'è tanta invidia nella nostra società, nel senso che se tu compri la moto nuova, non è che una persona si fa la domanda: "Come mai l'ha comprata? È un tipo che si impegna, lavora tanto, ha un buon stipendio". Queste cose passano sempre in secondo piano. Quello che conta è che ha comprato la moto nuova. Cioè, vivere in Italia tante volte abbiamo tutto, ma stiamo perdendo di queste cose qua. Vivere qua per noi è complicato perché noi torniamo indietro, sì, come Gabriele, Gabriele ha ben torniamo spiegato. indietro per quello che noi abbiamo in Italia. Qua si torna indietro e fai fatica a tornare indietro tante volte. Però al tempo Stefano stesso Rinaldoni ci saluta è da facile la Corridoia. vita per noi qua. Vi ammiro, buona strada, rammaricato di non Donato avervi Caputo, grazie di cuore per il sì, anche supporto. Francesco Falanga che Grazie di aveva cuore fatto una Francesco, domanda e scusami noi se abbiamo risposto. Non voglio dilungarmi, quello che voglio dire è che noi abbiamo raggiunto un benessere che, ragazzi, se voi vedreste o vivreste qui con noi, capireste benissimo. Noi cioè abbiamo ragazzi io raggiunto in Europa un benessere enorme, però questo benessere ci porta a chiuderci perché dici: "Adesso che ho raggiunto questo benessere non voglio fare più nulla perché se mi accade qualcosa poi come faccio? Perdo tutto, non voglio spingermi oltre, non voglio" cioè, ci stiamo guardate ragazzi, vi faccio richiudendo vedere e una io in cosa. primis, Io io in sono primis. io sono un po' diverso da Sara. Sara è un po' più paurosa da tutti e Ma molto più forse è la pauroso. mia fortuna, come mi ha detto su Facebook, me l'ha commentato qualcuno, mi ha detto: "Francesco tienitela stretta Sara perché senza di lei tu non so che fine faresti". Magari ha anche ragione, però vi faccio un esempio stupido. Avanti ieri andavo in moto, non so che razza di animale guardate, no No, adesso aspetta, è questo. esatto. Non si vede, forse No, è fortunatamente si vede sparito. un Un alone alone, un qua. alone, sì.
praticamente un animale che era un bestione, ragazzi, povero su 3 giorni questa cosa, qui era tutto quanto nero e rosso era. Sara, prendi il cortisone, noi abbiamo, che roba è? Perché le medicine non le conosco. Sì, era cortisone. Era cortisone. Vabbè, ragazzi, Io non voglio prendere questo. Mi ha pizzicato un insetto, dai il tempo di passare, no? Porca miseria, lei di suo, senza che mi ha detto nulla. No, ragazzi, se io perdo lui ho perso tutto. Ha scritto alla dottoressa nostra di famiglia. Dai, smettila, dai, è noioso. È successo questo, che deve fare? Può prendere questo? Io ho detto, ma perché gli hai scritto? Lasciala stare quella Paolo povera. dice una cosa interessantissima. Come scrisse Oscar Wilde, la vita è troppo importante per essere presa sul serio. Paolo, guarda, è Oscar Wilde per questo. Paolo, io ancora... Lo ha detto, io ancora giro per dirlo e... Mi viene lacrime agli occhi quando ci penso veramente, che io ancora devo imparare veramente. Ci sto studiando perché io, ragazzi, mi studio tanto e faccio fatica ancora. Però questo volevo dire. Cioè, e lei ancora deve ancora migliorare. Ancora di più, questa frase io la dico agli altri, ma lo dico in chat, ma lo dico in diretta, ma la dico in primis per me. Cioè il fatto di godersi la vita qualche volta non lo fai perché hai paura di perderla, ma perdendola stai perdendo davvero. Capito? Io lo dico in primis io, ma chiudo il discorso perché mi sono impantanata da sola. Aspetta, il discorso è questo, godersi la vita, che significa? Perché godersi la vita, ragazzi, siamo chiari. Da fuori quello che facciamo noi, ce lo scrivono in tantissimi, è tutto bellissimo. La dottoressa ha sempre ragione, anche la professoressa. È tutto bellissimo, quello che facciamo noi. Ma alla fine, se non lo fa la gente, un motivo ci sarà. Perché è bello da un lato, ma hai tante cose che devi mettere da parte. È bello a chi piace, è bello se hai la passione enorme di provarci, hai una Francesco, grazie infinitamente, una buona birra insieme. Hai una voglia infinita di provarci, di prendere la vita per le corna. Io ve l'ho detto tante volte, ci sono stati dei momenti in questi 15-16 mesi, ma io torno a dire, non so quello che accadrà domani, ma io ho vissuto più questi 15 mesi che il resto dei 45 anni, 46 quasi della mia vita, ve lo dico tranquillamente. Però che pensate che sia la vita di Elliera? Non lo è. Tante volte anch'io in primis mi fermo, magari un momento complicato. Quel giorno che è successo l'incidente a Bania, io ragazzi quel giorno, ve lo dico tranquillamente, nei 30 chilometri che avevamo per arrivare sulla strada principale, io una stanchezza così non l'ho mai sentita in vita mia, perché non avevamo cibo, l'acqua era finita e sono sempre ottimista. Io ho questo cavolo di carattere che penso che ogni volta ogni cosa si possa risolvere. Lei per esempio non è così, lei è più facile che vede qualcosa e si vede tante volte più la cosa negativa di quella positiva. Claro. Però tante volte non è che sia giusto quello che faccio io, perché tante volte arrivo in un punto che c'è un punto di non ritorno e puoi fare anche dei danni, speriamo che non succedano mai. Però ti dico che con questa vita qua abbiamo vissuto tante oscillazioni in positivo e in negativo e tante volte ma le stiamo vivendo, le stiamo ancora vivendo. Ma certo, ne vivremo sempre di più. E tante volte pensi, ma che veramente, che stiamo facendo? Nel senso, ma prima quello non ci mancava, perché ci sono quei giorni che la stanchezza è tanta, ci sono quei giorni che l'alloggio, vai a farti la doccia, non arriva l'acqua calda, che ne so, va via la luce, sto caricando un video, sto facendo un video, va via la luce per 8 ore. Cioè cose che se uno le racconta, da noi non succede mai, perché tu sei abituato a averle quelle cose là. Però quando sei abituato a averle e non ce l'hai più, ragazzi, fa male non averle più, fa male e ti abbassa le difese immunitarie, tra virgolette. E diciamo che questo, io lo dico, lo sto dicendo, ho tergiversato perché non riesco a spiegarlo bene come concetto senza diventare, io non voglio fare la superdonna ragazzi perché non lo sono, quindi non posso farlo, non mi potrò mai permettere di farlo, però io ho capito anche tanti miei difetti proprio in quest'anno e mezzo, tante cose che io davo per scontate, che non sono scontate per questa gente, eppure è gente come me, è vestita come me, è brava più di me. Maestra dice una cosa, paura dei sacrifici e per paure... Recondite che ci nascondiamo nella nostra zona di comfort. È verissimo, ma è verissimo, perché
una cosa vi dico, Salvatore Mecca, ma non litigate mai, l'abbiamo appena detto. Se avete visto il video della miniera di San José in Cile prima di tornare in Argentina, dove io parlo e Francesco chiaramente mi riprende, mi hanno fatto i complimenti perché l'avevo fatto bene, l'avevo detto bene, ma c'è stata una, come si dice a Civitanova, a pochi passi da noi, c'è stata una cagnera di quelle grandi, da un lato io, da un lato lui, per qualche minuto non ci siamo, per sì, è colpa vero, sua, per qualche minuto non ci siamo parlati e poi insomma, e poi avete visto il risultato, che è quel video in cui io sono tornata da comunque, lui e gli ho detto vai, ci riprovo. tornando a Matt, noi quando abbiamo provato a fare questa cosa, chi non ti conosce, la prima cosa che dice sono ricchi, sono ricchi. Porca di quella miseria. Se ero ricco veramente, io avevo messo per iscritto, difficilmente avrei fatto questa scelta qua, perché tante volte dice, ma chi me lo fa fare? Al tempo stesso, se siamo ricchi, andate a verificarlo, perché noi siamo a Corridonia, qua tante persone ci conoscono, lo possono scrivere anche qua, ma che siamo poveri, non lo siamo, perché la povertà, ve lo dico, è un'altra roba, però mi classifico figlio di operai, figlia di operai, abbiamo il nostro appartamentino, cioè ragazzi, non ci manca nulla, ma la ricchezza è altra roba se parliamo di ricchi. Però cosa ti dicono? Ti dicono che quando fai questa scelta qua è perché sei ricco. Se ero ricco, ragazzi, io non stavo a fare 20 ore a montare un video 2 volte a settimana e stare sempre con la camera in mano. Cioè, ragazzi, tengo un attimo. oppure qua davanti anche a starci ore e parlare con voi. È bellissimo, ma considerate che mi scrivete in tantissimi. E scusate se non rispondo. Il tempo che ho io, se il tempo è denaro veramente, il tempo è denaro perché? Perché ognuno abbiamo le nostre 24 ore e io per stare a rispondere a tutti quanti voi, che per me è un onore, ma al tempo stesso per me è tempo, per me questo è lavoro. Io dico sempre alle persone che ci sono ricche, provateci. Guarda che il costo per provarci è veramente basso. Roberto Francia ci saluta da Monte San Giusto intanto, con affetto, aggiungo io. Però ci tenevo a G79 Biker, condivido tutto, ma dubito che la scelta di vita era la stessa con dei figli a seguito. G79, io ti do il mio punto di vista. Anche quella dei figli, secondo il nostro punto di vista, è una scelta. Non c'è un giusto o uno sbagliato, la nostra è stata questa, probabilmente la tua è stata quella dei figli e Hai fatto onore benissimo. a te, va benissimo così. Vediamo comunque gente in giro con dei figli. Con la moto sarebbe stato impossibile. Con la moto non è E possibile. chiaramente ci Ognuno vuole, fa la propria scelta. chiaramente ci vuole un approccio anche là diverso. Magari noi il nostro non possiamo risponderti perché bisognerebbe passarci. Però noi abbiamo incontrato tanta gente che fa una vita veramente particolare con i figli. Però se tu questa cosa. Ci tengo a salutare Nazario che si deve svegliare alle 6, quindi Ciao Nazario. in bocca al lupo anche a te. Comunque questa cosa, io vi dico con la massima schiettezza il mio punto di vista. Questa cosa, cioè io ho perso mia madre, quindi per assurdo io non ce l'ho i genitori, nel senso c'ho mio padre, però l'ho persa che per me era giovane, tante volte pensiamo che noi figli bisogna portarli fino a quando noi saremo, adesso la suocera che mi guarderà, sì. Ogni volta con la suocera ci punzecchiamo sotto questo punto di vista, che le dice i figli sono la cosa più importante del mondo, sì, poi gli dico anche una cosa, che i figli bisogna anche quando arrivano lasciarli andare, perché tante volte non dobbiamo fare anche, tra virgolette, per me parlo, per me, anche l'errore che i figli, il bisogno che noi diamo ai figli, cioè noi, i genitori danno ai figli, bisogna anche un attimo capire Alfio, grazie mille. se si fa bene al figlio o meno. Però, cioè nel senso che magari, fa sempre parte del nostro benessere. Aspetta, voglio dire una cosa, dai. Che magari in moto, faccio un esempio, ok, con i figli sarebbe stato diverso, ma se i figli hanno 20 anni e possono, io a 20 anni sono andato a lavorare e andavo avanti per la mia vita, se un genitore, io ti dico la verità, se mio padre, io avessi avuto 20-25 anni, mio padre, guarda, io voglio partire con mia madre, se ancora ci fosse stata, fare il giro del mondo in moto, io sarei stato fiero di mio padre. Perché se avessi ha fatto il suo lavoro, nel senso, fino alla maggiore età, mi ha portato, mi ha protetto, ha fatto. Poi io devo andare per la mia strada, sono io che ho la mia vita e devo gestire la mia vita. Quindi Paola Agostinelli, fammi rispondere alla domanda, rispondere al discorso dei figli. Ovviamente ne abbiamo incontrati tanti che lo fanno in camper, ma chi lo fa però? Tante volte viene additato perché il figlio cresce in maniera sbagliata.
Sì, è un modo di fare anche nostro che chi l'ha detto che cresce in maniera sbagliata? Cioè magari i figli li incontri, hanno 5 anni, conoscono 3 lingue. È complicato, È ovviamente il tanto nuoto complicato anche non si parlarne, potrebbe fa ragazzi. è un discorso veramente complicato, però Ferruccio Giustozzi però dice: e chiedo "Confermo che scusa se Francesco non è ricco, faceva l'operaio insieme a me". grande Ferruccio, grande! Però ci tengo a dire anche, Paolo Agostinelli: "La suocera ti ama, altrimenti non ti cucirebbe le cinghie su misura". E sopra il tuo commento, Paolo, c'è proprio il commento della suocera, cioè mia mamma, con un cuore e le faccette che Maria ride. Rita Lattanzi, ragazzi, è la suocera. Io ora non è che faccio fare il ruffiano, è la suocera migliore che mi poteva capitare, nel senso che è veramente no, aspettate, no, la migliore no, perché ora che mi ascolta a me Dai, dai, non essere è troppo. fa La troppo. suocera fa troppo. Sono io di devi fare di meno. Devi fare di meno. Mi sta guardando, la guardo. Però, Carlo dice: "Scusate, ve lo dico, non mi piace questa conversazione. Vi ripeto, non dovete giustificarvi. Parliamo di altro e raccontateci le vostre gioie". No, Carlo, rispondiamo anche a delle domande che ci No, no, vengono però fatte. grazie che ce l'ha detto. Sì, No, giustamente è anche qualche spiegazione ci viene chiesto, immaginerai anche in tantissimi messaggi che riceviamo in privato. Quindi ogni tanto qualche spiegazione dal nostro punto di vista dobbiamo darlo, però basta, hai ragione, se no diventiamo sì, parliamo noiosi. di altro, c'ha ragione. Ciao ragazzi, è sempre un piacere vedervi. Un saluto Fabio, al Cile. Fabrizio vai, viva Maria Rita. Grazie Date un Fabrizio. saluto al Cile, spero di tornarci presto e di potervi incontrare. Sì, lo riporteremo il saluto al Cile, ora siamo in Argentina, ma tanto ci torneremo, quindi glielo riporteremo con molto, molto piacere, perché Gojama dice: sarà un lavoro il vostro, ma lo sentite molto dentro, visto le emozioni che trasmettete. Grazie di cuore, Gojama, perché questo è un, cioè, è come quando uno ti fa un complimento al lavoro, perché cerchiamo di farlo veramente in maniera seria. Quando uno te lo scrive, te lo dice, ti dà la forza di andare avanti. Quando io vi dico se voi potete supportarci con un caffè, ragazzi, io capisco benissimo che per voi un caffè è importante, per noi sulla quantità è importantissimo, perché vivere di YouTube, una volta ci farò un video, è veramente complicato. Vivere di YouTube pagandoci le tasse e quant'altro, è veramente complicato. Daniel, allora, Libano o Libano, non so perché qui tendete, qui in Sud America tendete a mettere, no, le parole piane. Daniel de Cile, ma vivo da 35 anni qui in Toscana, lo sugo sempre. È un grande piacere, un grande onore, Danie. Grazie davvero, grazie davvero. Allora, Dani forse, Dani, scusa, Dario, scusa. Dario dice: quando vedremo il GS in azione al posto del Tenerello? Allora, Dario, spero mai, nel senso, aspetta, nel senso che per qua c'è la Tenerona. Quando torniamo in Italia, l'idea è di partire con il GS, perché io la macchina non ce l'ho più. Ho visto che in questi 15 mesi la macchina non mi serviva a nulla, quindi l'ho sostituita con il GS e quindi tornerà in azione il GS ovviamente, però non sminuire la Tenerona. Jessica dice, è una cosa che dico in primis a me stessa: se si pensa al futuro si sta male tutt'oggi, se si pensa al passato non si vive il presente. È un po', quello che il benessere che abbiamo raggiunto ci ha insegnato il contrario, no, e perdiamo di vista un po' questo, purtroppo. Grazie Jessica del messaggio. Bellissimo messaggio. Alessandro dice: il frutto non cade mai lontano dall'albero, vista Sara immagino la suocera. Alessandro è troppo buono veramente. Paolo Grazie, dice: grazie. spesso e purtroppo alcuni figli sono La spesso e protezione. purtroppo alcuni figli sono purtroppo la proiezione dei sogni realizzati dai loro genitori. Paolo, io Purtroppo è vero, è l'errore che l'hai scritto meglio di facciamo. quel ma lo penso al 100%. Sei stato più bravo di me a dirlo. Enrica, dice: "Anch'io vi ho pagato un caffè ma non vedo". Sì, Enrica, ti abbiamo visto, mi ricordo Enrica Brambilla, quindi ci sei, ci è arrivato e Grazie di cuore lo Enrica. dico, ti ho anche, Anche nominato prima e ci tengo a anche Alfio, rinominarti. non so, sì, Alfio Valastro, sì, grazie. Birrozza Perché qui ci insieme. scorrono i messaggi, non vi vediamo bene. Siamo arrivati a 1 ora e 46 minuti, dopo dici che sono No, stata noiosa e che ho ora parlato chiudiamo. troppo. Lascia parlare pure Sara, scusa. Stefano Pampaloni, sveglia alle 5, buonanotte, buonanotte, in bocca al Buona lupo per domani. Qual è la vostra allora, buonasera ragazzi, qual è la vostra dotazione medica da viaggio? Per dotazione medica forse noi abbiamo un kit medico da viaggio, quel classico, magari un giorno lo farò anche E vedere, ma lo poi trovate, è il kit classico che esistono sulle auto, sulle moto, è piccolissimo, non c'è nulla. E poi abbiamo e poi un'assicurazione abbiamo sì. sanitaria
che ci protegge, diciamo, sotto tutti i punti di vista, per quello che Poi abbiamo ovviamente medicinali di largo consumo che insomma prendiamo anche a casa per varie come problematiche medicinali classici, e Brufen, qualche antibiotico un che antibiotico può generico, servire, cerotti, qualcosa cose ecco. abbiamo. Comunque è anche vero che qua in Argentina, nei paesini, le cose basilari che abbiamo noi si trovano, quindi solo, che ne so, però se affrontiamo tipo la strada che vorremmo affrontare, là ragazzi non si trova nulla, non esiste farmacia, non esiste nulla. Quindi ci sono situazioni che per 600-700 km non c'è nulla, Qua può capitare queste cose. Alessandro Datti lo dice: "Se eravate ricchi non lo facevate sapere a nessuno dove stavate." Bellissimo, Alessandro. E Alessandro c'ha il cuore anche di Corridonia, è il numero uno. Verissimo. Ehm, allora, guidare una moto stracarica a 5.000 metri sarà un'esperienza straordinaria e una prova fisica non da poco. Forza Francesco. Giovanni, È vero, ammetto che, cioè guidare una moto stracarica è comunque complicata anche a far manovra quando stai a 1000 metri. Chi viaggia in due e viaggia con il bagaglio e viaggia con il passeggero e con il bagaglio sa benissimo che poi se la moto è anche pesante ti mette alla prova. A 5.000 metri ancora di più, però quando il problema è stato più che altro il ripio, perché quando bene o male prendi le pietre grandi devi tener bene il manubrio, perché ovviamente il peso è tutto dietro e in quel caso senti a 5.000 metri che ti manca un po' l'energia, la Alessandro senti. Tommasi, grazie di Grazie cuore. di cuore. Muchas gracias davvero. Claudio Mancioppi, ciao Claudio. Claudio, ciao. Ma avete fatto qualche profilassi particolare? No, Claudio, ci siamo informati per noi prima. Allora, noi abbiamo a grandi linee, dico sempre no plan, ma a grandi linee ce l'abbiamo un piano dentro, poi ci sarà il piano B, In piano C. testa, certo. E per quest'anno le zone che vorremmo attraversare in teoria non sono interessate da qualche profilassi non sono obbligatorie, diciamo. Però per esempio adesso qua in Catamarca siamo, purtroppo sta uscendo fuori il problema del dengue e speriamo, sta diventando abbastanza diffuso, speriamo che vada tutto quanto bene, perché quando siamo partiti già se ne iniziava a parlare. Adesso forse per il tanto caldo, non lo so, Allora, vi spieghiamo in poche parole, per chi non lo sa, il dengue è una malattia trasmessa tramite una puntura di zanzare, insomma infette e quello a cui porta sono febbri altissime altissima. e quando va male sono delle febbri emorragiche. Però ragazzi, Però insomma lo sono anche abituati. sì, una ragazza l'anno scorso ci disse: "Sì, io l'ho presa quest'anno e mi sono comportata come con un Covid", però, c'è sempre il rischio che non vada bene. Meglio non prenderlo comunque, ragazzi. Allora, ma se fossi ricco sei sicuro che tutta questa fatica per condividere i video non ti mancherebbe? Bella domanda, No, Armadù. aspetta, Armaduc, ti rispondo tranquillamente perché ci abbiamo pensato. È una cosa che a me piace proprio fare, però ci sono delle situazioni, ti faccio un esempio stupido. Noi domani ripartiamo, andiamo 4 notti in un posto, poi dobbiamo fare 2 escursioni già un po' programmate, quindi di tempo per montare so che già io, perché il nostro viaggio si basa anche sul fatto della condivisione. Che succede? Succede che oggi abbiamo fatto la diretta, è giovedì. Per non andare troppo in là e per rimanere in tempo reale, Armaduc, ti dico che devo fare i programmi in relazione a quanto tempo riesco a montare il video. Io sicuramente questa notte non so se riuscirò a farlo, ma magari fino alle 3, alle 4 di notte sarò qua a montare e ti dico che domani sarò un cadavere. Se fossi più ricco non lo facevo. Lo facevo magari più diluito. Allora, Quello sì, però lo facevo comunque, perché mi piace farlo. Però magari non facevo 2 video a settimana, ne facevo uno ogni 15 giorni. Mettiamola in questa Ci maniera. tengo a leggere Daniela e Davide Daniela Fulvi: "Ciao ragazzi, vi penseremo intensamente in questi prossimi 700 chilometri, vi vogliamo bene." Daniela e Davide da Torino che, Grazie. insomma ogni tanto ci sentiamo. Faber Mors ha scritto una cosa bella: "Una volta cercavate con i vostri viaggi la luce per riempire le vostre anime. Ora dopo la vostra scelta di vita quella luce è entrata nelle vostre anime, basta guardarvi negli occhi per capire." Bello, mi fai quasi emozionare, Faber. Grazie, Grazie bellissimo. davvero, grazie Grazie, davvero. bellissimo messaggio, bellissimo veramente. Ehm, Ciao ragazzi, stavo comprando una Tenerona, ma il tuo video mi ha deviato e così ho portato a casa un GS Adventure. Ahia. Carmine, hai fatto bene, dai, cioè, una grandissima moto GS Adventure. Per 1000 cose è superiore alla Tenerona. Per qua dico sempre, per come la tratto, per come queste zone qua, per maltrattarla
è meglio la Tenerona, però il GS è una grandissima moto. Luciano, intanto Non grazie. diciamo, grazie di cuore Luciano, la GS è Grazie una grandissima mille. moto, hai fatto bene per me. Poi però Ciao c'era ragazzi, anche poi Mario Cipolletti, la vostra libertà non ha prezzo, il vostro sogno è anche il mio, solo che voi lo avete realizzato. Per me, che sono motociclista da 60 anni, è come se sono con voi in ogni stato e luogo. Mario, è grazie di cuore, emozionante. perché mio padre ha 82 anni e mi dice la stessa cosa, quindi sono soddisfattissimo di questo. Ma se fossi ricco, sei sicuro? Perché No, detto, l'abbiamo ma come letto. posso inviarvi anch'io un contributo? Franco, loro lo fanno con PayPal, in descrizione del video ci sono altri modi e grazie di cuore qualunque esso sia. Come prima esperienza di viaggio cosa consigliate? Giorni, luoghi, distanze? Fabrizio Biker, questa È una domanda difficile, complicata perché perché dipende anche da va te, di mezzo dall'approccio anche che hai con la o moto. anche il gusto che avete, quello che vi piace visitare, no, che ti piace Dovresti essere un po' visitare. più specifico. Ti leggiamo, quindi magari siamo attenti. Trantor 81, siete pazzeschi, come fate ad avere tanto, non tanto i soldi, ma il tempo per fare questi viaggi incredibili? Lavoro da remoto? Curiosità, perché vorrei viaggiare come voi in giro per il mondo. Trantor 81, tra l'altro hai la mia età, quindi noi ora forse non sai, cioè, però fare video su YouTube, te lo dico veloce, fare video su YouTube, se riesci a essere conosciuto, è Google che ti paga. Devi aprire una partita IVA, devi pagare le tasse, devi pagare i contributi come un classico imprenditore. Poi abbiamo scritto 3 libri, stiamo facendo qualche collaborazione, molti di voi ci supportano, come potete vedere qua, ma anche con il link PayPal in descrizione. In descrizione abbiamo anche l'IBAN, se uno vorrebbe fare volesse fare. Quindi vi dico che il vostro supporto è importantissimo, perché è uno spicchio importante della torta. E altra cosa che ti dico, Trantor, il discorso è dove lo vai a fare, perché fare questa vita, farla qua in Sud America, non pensare che ha un costo elevatissimo, e se hai una moto come noi già pronta, tu hai 10.000 euro da parte, spedisci la moto, ti prendi il biglietto aereo e qua se riesci a farti un lavoro, un'entrata anche da remoto, io potrei fare anche il mio vecchio lavoro di prima, progettista, però mi sono focalizzato su questo perché non riesco a fare tutto. Però ti dico che si potrebbe vivere con poco, però devi abbassare i tuoi standard. Luis Flores dice: ciao ragazzi, sono argentino, di nascita italiano-veronese da molti anni, vi ammiro per il vostro coraggio, ma soprattutto mi fate vedere l'Argentina che conosco poco. Argentini, persone stupende. Luis, confermiamo, argentini, persone stupende, su questo non c'è dubbio. E siamo fieri di mostrarti un'Argentina inedita per te, l'Argentina più difficile. Guarda, magari. Secondo me l'Argentina è un po' come l'Italia, nel senso, anche l'Italia hanno persone stupende. Sì. L'Argentina ha le persone l'italiano degli anni 80 è quello che trovi in Argentina, se escludiamo Buenos Aires, se escludiamo le grandi città. Quindi se uno ha un po' l'età nostra o qualche anno in più, se si ricorda com'era l'Italia negli anni 80-90, le persone sono quelle. Un po' noi siamo cambiati, ci auguriamo che gli argentini non cambino. Ciao. Però significherà magari che non... Claudio Mocioppi tra un po' finetti. Cioè Claudio, qua da noi... È vero, 2 ore ragazzi. Qua da noi succediamo. Però c'è Wendy per esempio che è appena entrata e non ho capito cosa è successo. No Wendy, non è accaduto nulla, abbiamo semplicemente detto che ci dovremmo un po' separare da voi. Forse avremo una connessione molto lenta, non ci vedrete in premiere, forse per una settimana non faremo video, non lo so ragazzi, però per un po' di tempo vi dobbiamo anche preparare un attimo staccarci. Poi Joker dice: quanti chilometri di media al giorno pensi di fare? Allora Joker, da dove andremo domani, considera che saranno 700 chilometri di ripio, però sono tutti quanti sopra i 4.000 metri e il ripio non è messo bene. E la prima tratta sarà 80 chilometri, la seconda tratta, che mi preoccupa un po' di più, 147 chilometri, la terza tratta 138 chilometri dovrebbe essere, anche questa mi preoccupa un pochettino. Poi c'è un'altra sempre 120. Allora, la più lunga è da 147 km, però 147 km tu considera che magari in qualche punto Sara deve scendere e magari la media sarà di 25-30 km all'ora, quindi io ho valutato il discorso di andare a 30 km all'ora, 25 di media, e sperando di farcela, perché è complicata. Qualche punto su una tratta ci sono 4 uguali, mi hanno detto, dipende dalle piogge, perché
se piove ovviamente il guado diventa impegnativo e lì non so come faremo, quindi ti toglierai gli stivali per passare, tu non lo so. Salutiamo intanto Sandro di Gragnano, Napoli, e salutiamo anche Super Andrew di L'Aquila. Ciao Daniele, ciao Simone. Poi, allora... Frank, se sei ricco, ti ricordavi di noi che ti avevamo voluto tanto bene. Allora, Gianpietro Comi dice: Fra, ho preso lista 360, un video pippone, l'hai già pubblicato? No, devo farlo. Guarda, Gianpietro Comi, scusa anche per quello devo farne uno, addirittura me l'avevano chiesto in tanti, perché prima di partire ho preso anche la Insta Ace Pro, che è la sostituta, la sorella della GoPro. In casa Insta hanno fatto un po' concorrenza alla GoPro. È molto interessante quella camera, molto interessante, perché Insta da 2 o 3 anni a questa parte sta facendo dei prodotti veramente interessanti. Quindi vi chiediamo scusa se andrà un po' più alla lunga, invece avevamo pensato di farlo prima. Rino, buonanotte, in bocca al lupo. Patrizia Nottolini dice: scusate, non ho ancora comprato il terzo libro, provvederò subito. Patrizia, io ti spezzo le ossette, ti spezzo quando ti vedo. Non scherzare. Patrizia, ti spezzo le ossette. Tanto vi aspettiamo tranquilli, grazie Gio. Ciao Gio, ciao Sabri. Poi Rino, buonanotte, Sara, aspettiamo Rino. Il quarto libro. Vediamo. Il quarto libro, ragazzi. Francesco, no, pensavamo di fare un libro sul Capo Nord. Se riusciamo a farlo non lo sappiamo, però un libro / guida, vediamo. Nel secondo semestre dell'anno, vediamo. Andrea dice: se porti un argentino a vedere a primavera le campagne marchigiane rimane a bocca aperta. Andrea, chiaro, perché ogni paese, ogni cosa inedita che hai davanti ti stupisce, come questi paesaggi enormi che a noi lasciano senza fiato, no? È vero, loro non hanno i paesaggi marchigiani, noi non abbiamo quello che hanno loro, e questo scambio è bellissimo. Alberto dice: Francesco, oltre alla scrittura dei bellissimi libri, hai preso in considerazione la possibilità di vendere le tue customizzazioni realizzate per la Tenerona? Alberto, io quelle che ho fatte onestamente le ho vendute tutte e me l'hanno chiesto in tantissimi, e si potrebbero fare tantissime cose. Cioè, io l'ho detto tante volte, tutti gli accessori, non voglio far nomi, ma comunque tutte le customizzazioni, accessori aftermarket fatti in acciaio, in alluminio, noi potremmo fare tutto, cioè farlo tutto e farlo fatto bene, solo che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di avere le moto sotto mano. Chissà, alla domanda di prima, fra 10 anni come ti vedi, magari ci inventiamo qualcosa e facciamo qualcosa per la moto. Cioè, onestamente, ragazzi, io il lavoro che facevo prima, se lo teletrasporto nel settore moto, potrei costruirmi tantissime cose e metterle in produzione, e ovviamente con il background che ci ritroviamo alle spalle di esperienza, farle anche in maniera fatta veramente con cognizione di logica, perché onestamente ci sono dei brand che fanno delle cose fatte bene, tante volte mi chiedo e vedo cose fatte, accessori per la moto, che io dico: ma chi l'ha pensato quel cavolo di progetto? Non c'è andato mai in moto. Quindi si potrebbero fare anche cose molto molto interessanti, perché abbiamo Roberto una Bazzanella conoscenza... dice: la vostra passione, che è diventato poi un lavoro, ha appassionato a 50 anni me e anche mio fratello di 52. Grande onore, ci fa molto molto piacere. Gojama dice: in bocca al lupo per tutto il ripio che farete, non tanto per il ripio stesso, ma per il peso della moto che crea tante difficoltà. Gojama, hai detto la cosa più sacrosanta. Mio terrore, che il problema dice, è solo il peso. Alessandro Glaciale dice: tu ti preoccupi, Sara, è terrorizzata. Il mio terrore deriva proprio da questo. Esatto. Superendo, quando tornerete in Italia, l'idea è di tornare i primi di giugno, perché poi l'idea è di ripartire con la sorellona, con la ACS e andare a fare... signorina. Vediamo dove andare. L'idea è di fare un bel viaggio. Francesco Falanga, 10 euro. Grazie per un lungo viaggio. Grazie, Bosnia, Montenegro. Spero un giorno incontrarvi in viaggio, pure da me a Pompei. Con molto piacere. Grazie per la compagnia, grazie di cuore, grazie Francesco. A te, grazie davvero. E soprattutto Croazia, Bosnia e Montenegro, top, bellissimi luoghi, veramente. Carlo dice: vi ho seguito con tanta passione l'anno scorso, che mi avete costretto ad andare a Ushuaia e il Calafate a dicembre, ma in auto. Adventure è rimasto nel box, la tentazione è tanta. Ciao, ma soprattutto Carlo, soprattutto ti è piaciuta il Calafate, Ushuaia? Come ti sei trovato? Comunque ti posso dire una cosa, Carlo,
Si parla molto della Patagonia, tanto, la Patagonia è bellissima senza dubbio, È un mito anche. ma è un po' mitizzata, perché le zone che abbiamo fatto, i passi andini, le zone che vorremmo fare, non le conoscono, praticamente non le conosce quasi nessuno, non se ne parla. Se vai in agenzia di viaggi glielo dici, ma dove mi stai portando? Secondo me è la natura allo stato primordiale. Io ho visto delle foto, speriamo di andarci, di condividere, di portarle sul canale. Tania, Ci ciao, sono dei buonanotte. luoghi veramente dove la madre natura ha fatto cose folli, Franco, dove l'uomo non ha rovinato nulla. Franco Iella, grazie di cuore, Grazie muchas di cuore. gracias davvero. Allora Francesco, intanto rispondiamo, prima o poi devi fare un time lapse del tempo che dedichi al PC per montare i video. Io ancora devo montare il viaggio della Spagna l'anno scorso. Allora mi capisci, Francesco. Andrea però dice, ma perché dovete percorrere strade complicate? L'abbiamo già spiegato, Andrea, forse ancora non eri arrivato. La verità è che non è che dobbiamo andare a percorrere strade complicate. Perché i luoghi più belli purtroppo per hanno arrivarci... solo in Argentina strade complicate. Sì, l'Argentina è già complicata di suo per le strade, però i luoghi veramente belli, sconosciuti, per arrivarci sono... Ma forse sono rimasti sconosciuti proprio perché per arrivarci è complicato. Marco, grazie mille. Altrimenti penso che tantissime persone sarebbero passate di qua. Marco, Grazie di cuore. Franco, grazie di cuore. Comunque poi ho detto, aspetta, Domenico, hai mai pensato di utilizzare borse morbide invece di quelle rigide? Assolutamente, e sono migliori di quelle rigide in determinati contesti. Nel nostro caso però, che dobbiamo caricare, c'è anche un discorso di sicurezza. Considera, Domenico, che io nella borsa non scaricata devo fare un video pippone dove vi mostro come ho allestito l'interno delle borse. La borsa non scaricata è una borsa dedicata completamente all'attrezzatura elettronica, computer, macchina, drone. Se è rigida, un po' mi protegge il contenuto e al tempo stesso mi dà la possibilità di attaccare la tanica sotto, mi dà la possibilità di mettere la borsa Enduristan sopra, di attaccarci, cioè a livello di capienza la borsa rigida con tutti gli accessori intorno è quella che mi dà più capacità di carico. Se viaggiassi solo con una moto prenderei le borse morbide. Allora, Simone Olla e Loris Sbrega, se non sbaglio, intanto hanno comprato entrambe la Tenerona. Ho intanto preso la Tenerona, spero su qualche strada marchigiana. La Tenerona la va a ruba. La Tenerona va a ruba. La Tenerona è una moto senza lode, senza infamia, come si dice. No, cioè è una moto che per me, il rapporto qualità-prezzo, è una grande moto. Poi che ovviamente non ti dà l'emozione magari di una moto più performante, che è pesante, tutto quello che volete, però per fare questo lavoro qua che sta facendo, tra virgolette, secondo me è un'ottima moto. È un'ottima compagna. Sì, poi... Allora, Linate Milano, Giuseppe Mauro Mossini, siamo ospiti alla sua pizzeria. Linate Milano. Segnati i nomi, cioè io manco questo. Giuseppe, scrivici in privato perché sarà un piacere, ma sarà un piacere venirvi a trovare, ragazzi. Carlo Ragozzino, come fate a trovare i posti da visitare? Qua da farci un video pippone dedicato perché, faccio un esempio, su questo percorso che dobbiamo fare, allora, scordatevi qualsiasi tipo di sito, che ne so, Booking, Airbnb, non esistono sistemazioni su questo percorso che dobbiamo fare. L'unica maniera è andare su Google Maps, non è l'unica maniera, una maniera classica è andare su Google Maps, zoom e Google ti lascia sempre l'icona della struttura. Esatto. Tu ci clicchi, da lì puoi trovare un telefono, puoi chiamare, puoi trovare i più avanzati hanno anche WhatsApp, quindi puoi scrivere oppure puoi mandare una mail. La cosa migliore è chiamare. Un po' con Alfio, ciao, buonanotte. Un po' con lo spagnolo siamo diventati, tra virgolette, un po' riusciamo a capirci abbastanza bene e noi chiamiamo ora. Per trovare una struttura su questi posti, perché l'alternativa alla fine è la tenda, solo che a 4.000 metri, se ti piove, ma anche la sera si va tranquillamente sotto zero e noi abbiamo il limite, diciamo, non siamo pronti a affrontare una notte a meno 15 in tenda, non abbiamo proprio lo spazio sufficiente perché io ho portato le cose che si trovano dentro la borsa scaricata alla marmitta per il campeggio, quindi per 2 persone, capite bene, tenda, materassini e 2 sacchi a pelo super compressi, dove fino a 0 gradi ci si riesce a stare, però non siamo pronti per queste temperature, quindi abbiamo contattato delle strutture. Come abbiamo fatto?
cercando tante volte anche quando ce l'hanno un ente tipo Sì, ACA, no? nel caso dell'Argentina c'è ACA che è Sì, l'Automobile Club, sì. però in questo Ma forse però caso tanti aiuti ce l'abbiamo anche essendo iscritti su determinati forum, sempre tornando al discorso dei social. C'è chi ci è passato magari tramite appunto diversi social, iOverlander, ci sono delle app specifiche sia per i mezzi a 4 ruote che però ovviamente forse ci possono appoggiare che i mezzi a 2 ruote. forse intendeva più quello che decidi di visitare, No, qui no? c'ho le Ah no, era strutture, proprio le le strutture. strutture. Bene, bene. Sì, ma se continui così, dice Domenico, i video pipponi in coda sono migliaia e noi siamo sempre in attesa. Domenico, che devo fare? Che devo fare? Io li tengo il conto, siamo a 5.846. Un abbraccio a voi di Vedervi sulle strade delle Marche, un saluto da Ascoli. Ciao Giacomo. Ciao Ascoli. Matt Dan dice anche Biella, non dimenticatela, siete benvenuti, grazie di cuore. Segna. Ciao ragazzi eroici, Tiziano, pensate alla vostra sicurezza sempre tanto, noi vi adoriamo e non vi abbandoneremo mai, poiché ci fate letteralmente sognare. Buona vita, grazie di cuore davvero. Francesco, non buttare via l'idea di customizzare. Simone, assolutamente non ma ripeto, è una vita un po' particolare la nostra e non lo so fra un anno quello che ci inventeremo, perché a me piace tantissimo personalizzarmi la moto e ho un bel background su come lavorare gli acciai, ma si potrebbero fare, cioè, ragazzi, veramente, adesso non mi prendete per saccente, però si potrebbero fare cose veramente complicate, solo che c'è bisogno di avere dietro un'azienda solida come quella che avevo dove lavoravo prima, nel senso che io ho la conoscenza per poter lavorare dal pieno, per poter un cerchio della moto però in manca alluminio, l'azienda adesso. lo potrei disegnare e realizzarlo dal pieno e sarebbe anche facile rispetto a quello che facevo, per farvi un esempio. Danilo Bossi, intanto un saluto da Chiavari, con piacere. E se usi il cellulare come navigatore, come farai se manca la connessione? Non era meglio un GPS serio? No, allora aspetta, sul telefono, col telefono puoi fare quello che vuoi perché il telefono ha il GPS integrato e Buonanotte Beppe. tu puoi utilizzare qualsiasi tipo di app, puoi utilizzare Osman, scaricare, puoi utilizzare Google Maps, Sigiz, Maps.me, cioè ragazzi, oggi uno strumento come un tablet, come un telefono, ti dà la possibilità di poter scaricare qualsiasi cosa e scaricare al tempo stesso le mappe all'interno della memoria del telefono o del tablet. Così facendo il tuo telefono diventa un navigatore. Il discorso di avere un navigatore specifico non è sbagliato, per carità, ce l'avevo anch'io prima, e che poi non l'ho più ripreso perché alla fine mi sto rendendo conto che Google è il più efficiente, quindi mi trovavo spesso e volentieri a avere il navigatore sulla moto e a ricorrere a Google quando devo trovare una struttura. Però se tu hai un navigatore tipo il Garmin, lo Zumo, va benissimo e forse come tutte le cose mirate è la cosa migliore. Però magari una persona che non vuole spendere 600 euro per il navigatore, oggi col telefono puoi fare qualsiasi cosa, ma soprattutto qua dove le strade sono veramente poche. Tiziano Spada, al lago di Iseo, stupendo, mamma mia, un abbraccio, Ciao, un ragazzi, abbraccio a voi. il video del quadro Acqua Negra l'ho rivisto 10 volte, anche il quadro a piedi con Sara che volava sull'acqua. Carlo, cioè, hai visto, che sorpresa, hai che visto Sara quando è stata veloce nel volare sul quadro? Vabbè, lasciamo perdere. Daniele, io volavo proprio. Daniele, Stava grazie per portare via mille. il quadro. Grazie che mille. Poi il quadro, cioè, era un ruscello, non era un quadro. Marilisa, buonanotte, in bocca al lupo per domani. Dai, ragazzi, Allora, andiamo anche noi, sono 2:11. Sì, si può fare Gojama, tutto. sono prestatore, qua mi interessa, aspetta, qui torniamo. Ecco, vedi? Qui entriamo nel mio lavoro. Sono prestatore su CNC, si può fare tutto, ma le customizzazioni richiedono un lavoro personalizzato che porta a lievitare molto. Oh, qualcuno che capisce quello di cui stiamo parlando. Gojama, come ci hai pensato? Cioè, Adesso il problema che ha sollevato Gojama è un problema fondamentale delle customizzazioni, ovvero io quello che facevo, lo facevo diciamo a tempo perso, tra virgolette, il tempo non è mai perso, però avevo la possibilità con la moto sotto mano di fare delle prove, rifarle, ottimizzare il prodotto ad hoc per quella moto là. Tanti mi scrivevano, mi puoi fare la stessa cosa per un'altra moto?
è impossibile fare una cosa del genere, soprattutto se la vuoi fare fatta bene, perché ad ogni progetto ci sono delle fasi preliminari e poi alla fine il discorso è quanto ti devo far pagare quel prodotto se io l'ho fatto ad hoc per te. Se invece si riesce a mettere in una catena di produzione, allora si abbassano tantissimi costi e in quella maniera diventano più accessibili. Così abbiamo sollevato un problema che chi ci lavora capisce benissimo di cosa stiamo parlando. Milena ti rispondo intanto io, le località sono queste che ti scrivo adesso, El Peñón, San Antonio vai avanti a leggere tu se vuoi. Allora, Paolo Alfonsini ci saluta Ciao Paolo! e noi salutiamo tutti quanti perché sono 2 ore e 12. Aspetta, adesso scrivo Cono di Arita, così. Allora, le date, Milena voleva essere un po' aggiornata sulle date più o meno e sulle zone. Cono di Arita. Lorenzo Liveraghi, grazie ancora. Grazie Lorenzo. Notte a voi. Io sono cotto, anche noi. Milena, un po' li ho scritti, quindi magari andateveli a cercare. Tolar Grande. Roberto Vetrano, vado a montare le valigie alla moto così domani dal lavoro mi penserò a Roberto. Allora, buonanotte Stefania, buonanotte Roberto, ragazzi, grazie. Buonanotte Domenico De Michele, Giampaolo, Domenico De Michele, ciao Domenico. Pompeo Nardone, Loris, Michele, ragazzi. Grazie ragazzi che siete stati in tantissimi. Ciao e buon ripio, grazie del supporto. Maria Grazia Lovato, grazie ancora. Grazie Gio Russell, ciao ragazzi, Armaduc. Ci accavagliamo sempre. Francesco Bertuzzo. Sì, Peter Carr, vi salutiamo tutti, vi abbiamo tenuto 2 ore e un quarto quasi, appena collegato. Domenico Belluno, grazie Domenico. Sergio, grazie che ti sei collegato per salutarci. Luciano, buonanotte, buona strada, Lamps. Dai. Scusate, ci siamo dilungati troppo, tanto abbiamo detto, le rifacciamo più spesso. 2 ore, dai, non si può fare 2 ore e un quarto. È troppo tempo. Un grosso abbraccio a tutti quanti, ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, grazie veramente di cuore. Noi ce la metteremo tutta. Anche perché devo andare a montare il video, se no voi domenica e lunedì che guardate, sono qua da noi, sono le 19:14 e io prevedo che minimo ho altre 6-7 ore per finire. Fabio Astolfi dice anche senza video, fateci sapere se tutto va bene. Okay. Se avremo un po' di connessione tramite storie sui social o tramite post, dato Valtre che i brevi, video non dormirò cercando di indovinare la strada che percorrere. Valtre brevi, cerca El Peñón, direzione Tolar Grande. Per arrivare a Tolar Grande c'è solo una strada. Tolar Grande si trova al centro, guarda quel paesino ma comunque non è detto che riusciremo a farla, quindi sì, non è detto, ragazzi. C'è una buona possibilità che non ce la faremo. Ci proviamo e non dimenticate che sarete con noi, quindi preparate. Alessandro Graziali, grazie ciao ancora. Alessandro, Roberto. ciao Attilio, Massimo, ciao a tutti, ragazzi. Don Carlo, Corrado, tutti, Fabrizio, ragazzi. Termina streaming, zitta. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao.